Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di martedì della quarta settimana di Quaresima, quarta del Salterio. Consacriamo tutto di noi a Dio ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ascoltate oggi la voce del Signore. Non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Non indurite il vostro cuore. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono
larga e frugale la mensa, sia sobria la lingua, vedi il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico, ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia lode al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo valore, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido. Non nascondermi il tuo volto nel giorno della mia angoscia. Piega verso di me l'orecchio, quando ti invoco, presto rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, dimentico di mangiare il mio pane. Aderisce la mia pelle alle mie ossa, sono simile al pellicano del deserto, sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, furenti imprecano contro il mio nome. Venere mi nutro come di pane, la mia bevanda mescola il pianto, davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Volgiti, Signore, alla preghiera del povero. Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. Sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia, l'ora è giunta. Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, e li muove a pietà la sua rovina. I popoli temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la sua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion, e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica. Questo si scriva nella generazione futura. Un popolo nuovo darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Perché si è annunziato il Sion di nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme. Quando si andranno insieme i popoli e i regni per scrivere il Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre,
Volgiti, Signore, alla preghiera del povero. In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Ha fiaccato per via la mia forza, ha abbreviato i miei giorni. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Veste. Come un abito tu li muterai ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, resterà salda davanti a te la loro discendenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Ecco il tempo della grazia, ecco i giorni della salvezza. Dal libro del Levitico. Il Signore disse a Mosè: parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Non rivolgetevi agli idoli e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore vostro Dio. Quando offrirete al Signore una vittima in sacrificio di comunione, offritela in modo da essergli graditi. La si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolata o il giorno dopo. Ciò che avanzerà fino al terzo giorno lo brucerete nel fuoco. Se invece si mangiasse il terzo giorno, sarebbe cosa abominevole. Il sacrificio non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse porterebbe la pena della sua iniquità, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore. Quel tale sarebbe eliminato dal suo popolo. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Non ruberete né userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso servendovi del mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Il salario del bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio. Non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore.
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro il figlio del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore vostro Dio. Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Non commetterete ingiustizie nei giudizi, né nelle misure di lunghezza, nei pesi o nelle misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, e fa giusto in giusto. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica. Io sono il Signore. Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Mediante la carità siate al servizio gli uni degli altri. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come vi ho amato, così amatevi anche voi. Mediante la carità siate al servizio gli uni degli altri. Dai discorsi di San Leone Magno, Papa. Nel Vangelo di Giovanni il Signore dice: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri. E nelle lettere del medesimo Apostolo si legge: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Riscuotano perciò le anime dei fedeli e con sincero esame giudichino gli intimi affetti del proprio cuore. E se nelle loro coscienze troveranno qualche frutto di carità, non dubitino della presenza di Dio in loro. Se poi vogliono trovarsi maggiormente disposti a ricevere un ospite così illustre, dilatino sempre più l'ambito del loro spirito con le opere di misericordia. Se infatti Dio è amore, la carità non deve avere confini, perché la divinità non può essere rinchiusa entro alcun limite. Carissimi, è vero che per esercitare il bene della carità ogni tempo è appropriato. Questi giorni, tuttavia, io lo sono in modo speciale. Quanti desiderano di arrivare alla Pasqua del Signore con la santità dell'anima e del corpo, si sforzino al massimo di acquistare quella virtù nella quale
sono incluse tutte le altre in sommo grado e dalla quale è coperta la moltitudine dei peccati. Mentre stiamo per celebrare il mistero più alto di tutti, il mistero del sangue di Gesù Cristo che ha cancellato le nostre iniquità, prepariamoci con i sacrifici della misericordia. Ciò che la bontà divina ha elargito a noi, diamolo anche a coloro che ci hanno offeso. La nostra generosità sia più larga verso i poveri e i sofferenti, perché siano rese grazie a Dio dalle voci di molti. Il nutrimento di chi ha bisogno sia sostenuto dai nostri digiuni. Al Signore, infatti, nessun'altra devozione dei fedeli piace più di quella rivolta ai suoi poveri e dove trova una misericordia premurosa, là riconosce il segno della sua bontà. Non si abbia timore in queste donazioni di diminuire i propri beni, perché la benevolenza stessa è già un gran bene. Ne può mancare lo spazio alla generosità dove Cristo sfama ed è sfamato. In tutte queste opere interviene quella mano che, spezzando il pane, lo fa crescere e distribuendolo agli altri lo moltiplica. Colui che fa l'elemosina la faccia con gioia. Sia certo che avrà il massimo guadagno quando avrà tenuto per sé il minimo, come dice il beato apostolo Paolo: colui che somministra il seme al seminatore e il pane per il nutrimento somministrerà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. In Cristo Gesù, nostro Signore, che vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Date e vi sarà dato, una misura buona, piena e traboccante vi sarà versata in grembo. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Una misura buona, piena e traboccante vi sarà versata in grembo. A te, Signore, neggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza, quando a me verrai. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterete nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, illeggerò e seguirò la via perfetta. Non allontanare da noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, degno di lode glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto. Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la nostra come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso. Il luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Alessi oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non Non allontanare da noi, Signore, dalla tua misericordia. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi, un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio,
i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici, lancia frecce, sconvolgili. Tendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Io Dio ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa a 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, la supplica degli uomini retti gli è gradita. La condotta perversa è in abominio al Signore, egli ama chi pratica la giustizia. Punizione severa per chi abbandona il retto sentiero, chi odia la correzione morirà. Gli inferi e l'abisso sono davanti al Signore, tanto più i cuori dei figli dell'uomo. Lo spavaldo non vuole essere corretto, egli non si accompagna con i saggi. Lontana dagli empi è la salvezza, non cercano il tuo volto. Lontano dagli empi è la salvezza, non cercano il tuo volto. Sono lontani dalla tua legge, non cercano il tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Lontana dagli empi è la salvezza, non cercano il tuo volto. Colui che mi ha guarito ha detto: prendi il tuo lettuccio e vai in pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi la salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come l'aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre,
rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. Dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Colui che vi ha guarito ha detto: prendi il tuo lettuccio e va in pace. Rendiamo grazie a Dio Padre che nel suo Verbo, fatto uomo, ci ha donato il cibo della vita eterna. Illuminati da questa fede, preghiamo. La tua parola, Padre, dimori abbondantemente in noi. Fa che viviamo la Quaresima nell'ascolto costante della tua parola. Per celebrare degnamente che Cristo nostra Pasqua. Il tuo Spirito sia il nostro Maestro, perché possiamo aiutare i dubbiosi e gli erranti a seguire la via della verità. donaci di penetrare più profondamente il mistero di Cristo, di esprimerlo più chiaramente nella vita. Purifica e rinnova la tua Chiesa in questi giorni di grazia, perché la sua testimonianza sia più coerente e decisiva. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e sulla terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Questo tempo di penitenza e di preghiera disponga, Signore, i tuoi fedeli a vivere degnamente il mistero pasquale e a recare ai fratelli il lieto annunzio della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Grazie. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che oggi all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te crediamo,
alzati e risplendi, pagina 17. Alzati e risplendi, ecco l'acqua luce, la gloria del Signore. Alzati e risplende, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga i cuori dei tuoi fedeli ad accogliere degnamente il mistero pasquale e a proclamare il lieto annunzio della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro.
Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua. Mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua. Mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua. Mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: «Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina». Parola di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la Porta delle Pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Sono colpito dalle immagini contrastanti nelle letture di oggi. Ezechiele vede un rivolo d'acqua che si gonfia in un grande fiume di acqua fresca che porta la vita ovunque vada: pesci e alberi da frutto, cibo e medicine. Poi nel Vangelo Giovanni ambienta la scena a Gerusalemme presso la Porta delle Pecore, circondata da portici in cui giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e storpi. Aspettano in competizione tra loro l'agitazione dell'acqua nella speranza di trovare guarigione e nuova vita. Una scena di vita abbondante che scorre dal Tempio di Dio, giustapposta al dramma struggente della sofferenza e fragilità umana. Gesù si interfaccia con quella scena di bisogno umano e porta guarigione e nuova vita alla persona che lì era forse la più disperata, quella che da 38 anni era malata. Uno può domandarsi: gli altri? Gesù, Dio, non ebbe compassione anche di loro? Certo, ma forse il suo ammonimento al guarito dà un indizio su perché Gesù ne guarì solo uno. Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. E la nostra salvezza eterna che è venuto a portare prima di tutto, la posta in gioco è più alta del benessere fisico. Egli è venuto per guarire prima le anime
non i corpi, ed è magnanimo nel condividere con tutti la grazia divina della salvezza. Non lo abbiamo sperimentato nella nostra vita così come nei nostri ministeri la sua magnanimità. La vita e la guarigione continuano a scorgare da Lui, che ha rivendicato per sé il titolo di Tempio attraverso i sacramenti della sua Chiesa. Rinasciamo sempre di nuovo, ringiovaniti, sollevati e sostenuti da questi doni d'amore che ci ha lasciato, doni che ci conducono sulla strada della vita eterna. Ma c'è di più pure. In questi doni di sé diventiamo noi stessi il suo Tempio, portatori della sua vita divina agli altri. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un tempo per pulire la casa, per svuotare il tempio della nostra vita da tutte quelle cose che affollano e competono con la presenza divina dentro di noi. Una presenza divina che desidera raggiungere con compassione i bisognosi e perduti di questo mondo. Nei giorni di Quaresima che restano ci possa risuonare la sua domanda al malato nel Vangelo odierno. Vuoi guarire? Ciò riflette una dinamica critica sorprendente. Non imporrà Gesù su di noi nemmeno il suo amore che guarisce, né la sua liberazione dal peccato. Nonostante che la nostra risposta sia un clamoroso sì, sì Signore, guariscimi. Guariscimi che il tuo fiume di grazia possa non solo farmi integro secondo la tua immagine, ma pure fluire attraverso di me nelle anime nel mio intorno bisognose della tua salvezza. Fratelli e sorelle, Dio nostro Padre ci ha mandato Gesù, suo Figlio, che risana la nostra infermità con la tenerezza della divina compassione. Diciamo con fiducia. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa sappia testimoniare e annunciare la benevolenza di Dio e viva nella continua conversione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i governanti siano attenti al bene delle persone, promuovendone il rispetto e la salute. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i catecumeni si preparino a ricevere il battesimo con serietà e gioia, circondati dall'accoglienza e dalla preghiera delle loro comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i malati ricevano le cure di cui hanno bisogno e siano visitati e sollevati dalla presenza di Gesù Salvatore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché anche noi, convocati da Dio nel Tempio che è Gesù crocifisso e risorto, riceviamo la salvezza dalla comunione con Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Dio, ricevi la supplica che ti rivolgiamo per noi e per tutta l'umanità, per Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, i doni che ci hai dato a sostegno della nostra vita mortale, perché diventano per noi farmaco di eternità, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria del nostro peccato ci rende disponibili alle necessità dei poveri, le imitazioni della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,
Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo voto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia alla libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Tu fonte viva, pagina 167. Fratello
Preghiamo. Purifica, o Signore, il nostro spirito e rinnovalo con questo sacramento di salvezza, perché anche il nostro corpo mortale riceva un germe di risurrezione e di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Mia il tuo popolo, pagina 105. Yeah.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno martedì 21 marzo, Santa Benedetta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga i cuori dei tuoi fedeli ad accogliere degnamente il mistero pasquale e a proclamare il lieto annuncio della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la Porta delle Pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato, non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto:
prendi e cammina. Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù dice a un uomo che ha appena guarito: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Un'affermazione forte, simile a un altro caso del Vangelo, quando delle persone hanno portato a Gesù una donna adultera e Gesù, dopo aver allontanato quelli che volevano lapidarla, le dice: «Neanch'io ti condanno, vai e non peccare più». E se tutti noi vorremmo essere guariti da Gesù e vorremmo essere perdonati da Lui, ci troviamo però spiazzati dalle sue parole. Infatti, chi riesce a portare il peso di una richiesta così grande? Vai e non peccare più. Noi non riusciamo a non peccare più, perché dopo aver giudicato qualcuno ci pentiamo, ma poi cadiamo ancora. E dopo essere stati egoisti ci pentiamo, ma poi torniamo ad esserlo ancora. E così si potrebbe dire per tante altre nostre debolezze, da cui prendiamo le distanze per un poco, ma poi torniamo al punto di partenza. Eppure non dobbiamo essere pessimisti, non dobbiamo rassegnarci ai peccati. Penso che sia questo il senso delle parole dette da Gesù. Vai e non peccare più. Significa non rassegnarti al tuo peccato. Ce la puoi fare. Combatti la tua battaglia fino in fondo, e anche se sei caduto 100 volte, rialzati e combatti e credi nella vittoria, perché il giorno che smetti di credere nella vittoria sul male, quel giorno sarai veramente sconfitto. Oggi accogliamo questa parola di Gesù che più che un ordine è una benedizione che ci rivolge. Vai e non peccare più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube e anche in altri modi vi unite a questa famiglia per pregare e ascoltare il Vangelo, e con i commenti, con le condivisioni collaborate alla diffusione del Vangelo. E pace e bene. Ciao ciao. E abbi cura di te. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera all'angelo custode. O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Nicola di Flue, meglio noto col nome di Brüder Klaus, fratello Klaus, gode di larga popolarità nella Svizzera, di cui è stato proclamato patrono da Pio XII e in cui viene festeggiato il 25 settembre. Egli nacque nel 1417 a Flueli, presso Sachsen, nel cantone di Obwalden. Benché si sentisse chiamato alla vita eremitica, a 16 anni ebbe la cosiddetta visione della torre, dovette accettare alcune cariche civili. Fu podestà di Sachsen, consigliere giudice cantonale e deputato alla Dieta. E militari. Nel 1445 si sposò con Dorotea Weiss. Nacquero loro 5 maschi e 5 femmine. Uno di essi divenne parroco di Sachsen e un nipote, Corrado Schauber, morì in concetto di santità. Sollecitato da Mattia di Bolsheim e Aimo Amgrund, entrò in contatto con i Gottesfreunden, amici di Dio.
un movimento religioso alsaziano. La moglie di Nicola però si oppose costantemente ai suoi piani di solitudine. Solo dopo aver compiuto i 50 anni, nel giugno 1467, egli poté partirsene per l'Alsazia, ma il Signore lo voleva in una località molto più prossima alle regioni abitate fino allora. D'altronde egli si vergognava di questa specie di fallimento e si ritirò dapprima presso Clisterli Alp nel Melchtal. La sua santa vita e il suo rigoroso digiuno, esistono inequivocabili testimonianze storiche che egli per un periodo di 19 anni e mezzo si alimentò unicamente dell'Eucaristia, gli procurarono ben presto la curiosità dei vicini. Egli decise allora di recarsi nel Ranft, un burrone solitario presso Flueli. Ne usciva solo per recarsi alla messa e quando la patria ebbe bisogno di lui. Nel 1473, di fronte alla minaccia austriaca, e nel 1481 e 482, quando ci fu grave pericolo di guerra civile. I buoni risultati di questi interventi propiziarono a Bruder Klaus il titolo di padre della patria. La sua preghiera più frequente era: «O mio Signore e mio Dio, allontana da me tutto ciò che mi allontana da te. O mio Signore e mio Dio, elargiscimi tutto ciò che mi porta più vicino a te. O mio Signore e mio Dio, liberami da me stesso e concedimi di possedere soltanto te». Edificati dalla sua testimonianza di preghiera e di penitenza, lo spiarono per un mese intero. I suoi vicini costruirono per lui un eremitaggio e una cappella, consacrata nel 1469. San Nicola di Flue morì il giorno del suo 70° compleanno, il 21 marzo 1487. Nel 1501 venne compilata da Enrico Wolfin una sua biografia sulla base di fatti accertati con giuramento da testimoni oculari ed auricolari. Beatificato nel 1669, venne canonizzato da Pio XII nel 1947. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la Porta delle Pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Ci fa pensare l'atteggiamento di quest'uomo. Era malato, sì, forse qualche paralisi aveva, ma sembra che poteva camminare qualcosa. Ma era malato del cuore, era malato dell'anima, era malato di pessimismo, era malato di tristezza, era malato di accedia. Questa è la malattia di quest'uomo. Sì, voglio vivere, ma stava lì. Ma la risposta è sì, voglio essere guarito, no, e lamentarsi, ma sono gli altri che arrivano prima, sempre gli altri. Pensiamo anche a noi, se qualcuno di noi ha il pericolo di scivolare su questa accidia, su questo peccato neutrale, il peccato del neutro è questo, né bianco né nero, lì non si sa cosa sia. Questo è un peccato che il diavolo può usare per annientare la nostra vita spirituale e anche la nostra vita di persone. Che il Signore ci aiuti a capire quanto brutto è, quanto maligno è questo peccato.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, se nel mondo si considera grande fortuna avere un amico che abbia libero accesso ai potenti di questo mondo perché si spera di ottenere per sua mediazione ciò che si desidera, quanto non dobbiamo stimare felice il fedele che ha nella corte celeste un potente protettore sempre pronto a presentare le sue suppliche e i suoi voti al Signore? Ebbene, nella moltitudine di santi che compongono la corte celeste, dopo la Beata Vergine Maria non v'è nessun santo più favorito da Dio e più potente presso di Lui che il grande San Giuseppe. Egli solo fu prescelto e nominato negli eterni decreti della provvidenza per essere il capo della Santa Famiglia. La grazia lo unì inseparabilmente a Dio e alla Beatissima Vergine Madre. San Giuseppe possiede il cuore di Gesù, ha libero accesso a Lui, e Gesù per lo spazio di tanti anni si lasciò dirigere da San Giuseppe e sempre gli obbediva. Quale spettacolo era per gli angeli del cielo vedere in tal modo Dio obbediente alla voce di un uomo. Il Figlio di Dio, dice Santa Teresa, nulla negò a San Giuseppe mentre viveva a lui soggetto, tantomeno gli negherà ciò che gli domanda per noi ora che regna alla destra di Dio suo Padre. È cosa certa che San Giuseppe gode presso Dio maggior credito che non tutti gli angeli e i santi messi insieme. Chi potrebbe essere più gradito a Dio di quel gran santo la cui angelica purezza non fu mai offuscata dal soffio delle passioni e che per il corso di 30 anni esercitò tutte le opere di misericordia verso l'adorabile persona di Gesù, con così ardente zelo, con umiltà così profonda e con una fedeltà così inviolabile? Possiamo essere pienamente convinti, come diceva Sant'Alfonso Maria de Liguori, che Dio, in considerazione dei meriti di San Giuseppe, non gli negherà mai una grazia in favore di coloro che lo onorano. Se tutto è possibile a colui che ha fede quanto un granello di senapa, dobbiamo credere senza timore di errare che San Giuseppe è onnipotente in cielo. Parecchi santi hanno ricevuto da Dio il potere di assisterci in certi particolari bisogni, ma il credito di San Giuseppe non ha limite, si estende a tutte le nostre necessità, e chi lo invoca con piena confidenza è certo di essere prontamente esaudito. Gli altri santi godono, è vero, un gran credito in cielo, ma essi intercedono e supplicano come servi e non comandano. San Giuseppe, che ha veduto Gesù sottomesso alla sua autorità, ottiene quanto desidera da Gesù. Egli ordina, non supplica. Diceva San Bernardino da Siena che Gesù vuole continuare in cielo a dare a San Giuseppe prova del suo rispetto filiale, obbedendo ai suoi desideri. E San Francesco di Sales diceva: «O quanto saremo felici se possiamo meritare di avere parte nelle di Lui intercessioni, poiché nulla gli verrà negato, né dalla Santissima Vergine né dal suo Figlio. Se confideremo, ci otterrà di crescere santamente in ogni sorta di virtù». Testimoniava così una donna molto devota di San Giuseppe. Nella mia giovinezza avevo fatto voto di castità, ma ebbi la disgrazia di violarlo. Vergognosa del mio peccato, non ebbi la forza di confessarlo. La mia coscienza, lacerata da crudeli rimorsi, mi fece pagare a caro prezzo il peccato commesso. Non avevo più pace né di giorno né di notte.
Detestavo il peccato commesso e tuttavia non riuscivo a confessarlo. In tale angustia mi venne l'idea di ricorrere a San Giuseppe. Fu una buona ispirazione. Recitai devotamente per 9 giorni l'inno del Vespro e l'orazione a San Giuseppe. Appena terminata quella novena mi sentii libera da quella falsa vergogna. Confessai il mio peccato non solo senza ripugnanza, ma volentieri, e le mie pene finirono. Convinta da questa esperienza della potenza e della bontà di San Giuseppe, porto da allora la sua cara immagine sopra di me, con l'intenzione di non più separarmene. Da quel momento ho vinto con facilità tutte le cattive tentazioni e ho ricevuto tante grazie che non potrò mai ringraziare abbastanza San Giuseppe. Ebbene, cari fratelli e sorelle, ricorriamo anche noi a San Giuseppe e domandiamo a Lui di essere liberati dal peccato e da ogni male. E terminiamo ora con la preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il profeta Ezechiele nella prima lettura di oggi vide dell'acqua che scendeva dal lato destro del Tempio. Quest'acqua divenne un fiume da non potersi attraversare, alle cui sponde cresceva una grande quantità di alberi che davano frutti abbondanti. Dovunque arrivava quel fiume nasceva la vita, e sboccando in mare ne risanava le acque. Quell'acqua che sgorga dal lato destro del Tempio è la grazia che sgorga dal costato trafitto di Cristo. Il vero Tempio è proprio il corpo di Cristo crocifisso sull'altare della croce. Da quella ferita del costato è scaturita la fonte della salvezza che ha inondato il mondo intero, risanandolo. Il sangue e l'acqua sgorgati dal costato trafitto di Cristo simboleggiano i sacramenti della Chiesa. Irrorati dall'acqua di quella grazia, anche noi saremo come alberi piantato lungo un fiume e daremo frutti molto abbondanti. Quest'acqua purificatrice ci arriva a noi attraverso il sacramento del battesimo e quello della riconciliazione. Gesù, come al malato che era alla piscina di Bezzata, si rivolge anche a noi e ci guarisce interiormente ogni volta che pentiti riceviamo l'assoluzione sacramentale, ogni volta che confessiamo i nostri peccati.
Il peccato è il male più grande che ci possa essere e Gesù è l'unico medico che ci possa guarire. Con l'aiuto della sua grazia cerchiamo di non ricadere più nella palude dei nostri peccati. La ricaduta è sempre più rovinosa nelle sue conseguenze. Infatti, in questo brano del Vangelo c'è un passaggio di non facile comprensione. Quando Gesù domanda al paralitico se voleva guarire, questi risponde: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Era una piscina miracolosa. Quando le acque di questa piscina si agitavano, il primo malato che vi si immergeva guariva. Diversi padri della Chiesa hanno visto in questa piscina l'immagine del fonte battesimale. Il battesimo libera dal peccato originale e da tutti i peccati personali commessi fino a quel momento. E il peccato è il più grande male che ci colpisce. Tutti gli altri mali dipendono in qualche modo dal peccato. E c'è una frase che fa molto riflettere. Gesù dice al paralitico guarito: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Da questa frase si comprende che i mali che ci affliggono sono conseguenza del peccato e a volte sono conseguenza dei nostri peccati. È una frase molto severa. Gesù dice al paralitico di non peccare più, altrimenti gli sarebbe capitato qualcosa di peggio. Questo modo di ragionare va contro la mentalità ormai instaurata. Dio ci ama e per questo ci vuole correggere. Dice la lettera agli Ebrei: Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal Padre? Accettiamo dunque la correzione del Signore e facciamo nostro il proposito del giovane San Domenico Savio e di tutti i santi, la morte, ma non il peccato. Con ciò non si vuol dire che chi soffre ha peccato e quella sua sofferenza è conseguenza certa del suo peccato. A volte è così, come nel caso del paralitico di oggi. Tante volte invece chi è nel dolore soffre a causa del peccato che c'è nel mondo. Pensiamo a certi santi che hanno avuto questo dono di soffrire per la conversione dei peccatori. Non è certamente il nostro caso. Quando soffriamo dobbiamo pensare che soffriamo innanzitutto per i nostri peccati. Comunque la sofferenza, quando è meritata a causa dei nostri peccati, se accolta con fede e amore, diventa preziosa anche per la conversione dei poveri peccatori. Diversi anni fa mi trovai all'estero e conobbi un'anziana signora, la quale mi raccontò questa storia. Aveva un figlio che da poco si era convertito. In precedenza quel giovane era stato un delinquente, un violento e rubava di continuo. La mamma cercava di richiamarlo, di condurlo alla fede, ma inutilmente. A un certo punto, dopo diversi anni di questa vita dissoluta, il giovane disse alla madre: «Se Dio veramente esiste e se Dio veramente mi ama come tu dici, certamente mi punirà, perché un padre corregge sempre un figlio che sbaglia». Passarono pochi giorni e dopo l'ennesimo furto il giovane fu arrestato. In quel paese le carceri sono molto dure e in mezzo a tanta sofferenza il giovane si convertì e divenne un apostolo per tanti compagni di prigionia, distribuendo loro rosari e le medagline che la mamma gli portava. Accettò con rassegnazione la sofferenza di quella dura prigionia in riparazione dei suoi numerosi e gravi peccati.
Dio amava davvero quel giovane e proprio perché lo amava permise quella sofferenza per convertirlo e salvarlo. Da questo episodio possiamo capire come la più grande sventura che ci possa capitare è quella di non essere corretti da Dio. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per la mediazione di Maria Santissima e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente, e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.
l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo. Manda il tuo Spirito, Signore. Padre misericordioso, fa che questa nostra comunità riunita dallo Spirito Santo ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe,
Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore. La supplica degli uomini retti gli è gradita. La condotta perversa è in abominio al Signore. Egli ama chi pratica la giustizia. Punizione severa per chi abbandona il retto sentiero. Chi odia la correzione morirà. Gli inferi e l'abisso sono davanti al Signore, tanto più il cuore dei figli dell'uomo. Lo spavaldo non vuole essere corretto. Egli non si accompagna con i saggi.
Rendiamo grazie a Dio Padre che nel suo Verbo fatto uomo ci ha donato il cibo della vita eterna. Illuminati da questa fede, preghiamo. Parola, Padre, dimori abbondantemente. Fa che viviamo la Quaresima nell'ascolto costante della Tua parola per celebrare degnamente il Cristo, nostra Pasqua. Il Tuo Spirito sia il nostro Maestro, perché possiamo aiutare i dubbiosi e gli erranti a seguire la via della carità. Donaci di penetrare più profondamente il mistero di Cristo e di esprimerlo più chiaramente nella vita. Purifica e rinnova la Tua Chiesa in questi giorni di grazia, perché la sua testimonianza sia più coerente e incisiva. Padre nostro, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga, Signore, i Tuoi fedeli a vivere degnamente il mistero pasquale e a recare ai fratelli il lieto annunzio della Tua salvezza. Padre misericordioso, per amore del Tuo Figlio che si è offerto in riscatto dell'umanità, concedi alla nostra sorella, Suor Bernadette, di partecipare al glorioso trionfo della sua risurrezione, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci doni una vera conversione del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, ancora una volta riconosciamo di essere peccatori, bisognosi della misericordia del Padre. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga i cuori dei Tuoi fedeli ad accogliere degnamente il mistero pasquale e a proclamare il lieto annuncio della Tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua. Mi giungeva alla caviglia. Misurò altre 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua. Mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua. Mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: hai visto, figlio dell'uomo? Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di albero da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non può vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Il Signore Dio è il Signore anche del sabato, no? Sappiamo che questa è una delle risposte che è stata data alle osservazioni che i giudei facevano, perché proprio Gesù faceva dei miracoli il giorno di sabato, andando contro la legge, la tradizione degli ebrei. E questa è una cifra fondamentale del ministero di Gesù, almeno come ce lo presenta ad esempio l'Evangelista Giovanni. Gesù che si mette in contrasto con i giudei, con le tradizioni, con la legge, ma non con la legge vera, ma con quella che gli uomini hanno interpretato. Una legge fatta di prescrizioni e di divieti che non ha salvato nessuno, mentre l'unica legge che veramente salva, che ci salva anche noi, è la legge dell'amore. E di questa Gesù è stato veramente un grande maestro, il maestro, proprio per tutti noi. Una legge, quella dell'amore, che non deve farsi fermare dalle altre leggi, che sono invece precetti di uomini. E allora anche noi siamo invitati a considerare qual è lo spirito della legge, che cosa ci vuol dire la legge, anche le leggi ecclesiastiche che abbiamo. Qual è il loro senso? Il loro senso è sempre quello di portarci alla salvezza, e la salvezza è l'unione con Dio e l'unione con i nostri fratelli. E questo è il criterio supremo della nostra vita, la salvezza delle anime, la salvezza dell'umanità attraverso l'amore. E allora chiediamo al Signore che riusciamo sempre a mettere in pratica questa legge, andando oltre quelli che sono i precetti di uomini per servire la legge di Dio. Ogni giorno Dio dispiega la sua potenza nel campo della natura e della grazia. Ogni giorno l'anima nostra si rivolge a Lui con una supplica nuova e insistente. Preghiamo insieme dicendo: rendici creature nuove, Signore. Rendici creature nuove. Nella descrizione di Ezechiele c'è un fiume le cui acque vanno lontano a fecondare la terra, perché la redenzione di Cristo giunga fino agli estremi confini della terra a salvezza di tutti gli uomini. Preghiamo.
Rendici creature nuove, Signore. Il profeta ha parlato di frutti che maturano e di foglie che risanano, perché individui e società accolgano il Vangelo di Cristo come l'unica parola che salva e assicura tranquillità e benessere. Preghiamo. Rendici creature nuove, Signore. 38 anni di infermità sono tanti. Forse gli stessi parenti avevano dimenticato il malato di Gerusalemme, perché a ogni sofferente abbiamo ad accostarci con la tenerezza e la concretezza di Cristo. Preghiamo. Rendici creature nuove, Signore. Tutto il tempo è del Signore e va speso per Lui e per quanti ci mette accanto come fratelli, perché sappiamo superare schemi e calcoli e comodità per procurare gloria a Dio e recar conforto agli altri, anche rischiando e pagando di persona. Preghiamo. Rendici creature nuove. Il Signore, che ha guarito il paralitico alla porta delle pecore, asterga ogni lacrima dagli occhi di tutti i nostri defunti e li accomuni alla schiera dei beati. Preghiamo. Rendici creature nuove, Signore. Signore, che tu ti attendi al sacramento della riconciliazione e la mensa eucaristica, fa che con discrezione e santo coraggio sappiamo orientare a te tutte le anime, perché il mondo conosca un'ora di grazia e la tua Chiesa un lievito di santità. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, i doni che ci hai dato a sostegno della nostra vita mortale, perché diventino per noi farmaco di eternità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Ivano e Anna, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Purifica, o Signore, il nostro spirito e rinnovalo con questo sacramento di salvezza, perché anche il nostro corpo mortale riceva un germe di risurrezione e di vita nuova per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
siete mai chiesti da dove deriva il toponimo Farra d'Isonzo? Beh, Farra deriva da Fara, una denominazione generica di origine longobarda con la quale si indicava un presidio militare composto da famiglie nobili per il controllo del proprio territorio. Dunque i Longobardi hanno lasciato in eredità il nome, ma anche i Romani, non credete, hanno lasciato in eredità una cosa molto importante, perché nella località della Mainizza avevano una stazio. Allora cosa fecero? Come posizione strategica costruirono un ponte che permetteva loro appunto di collegarsi con le terre dell'est. Di recente sono state rinvenute, grazie proprio agli abitanti della zona della località, queste pietre che ora sono esposte vicino alla chiesa della Mainizza. Passeggiando per il centro del paese si trova la settecentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e riedificata nel 1923. Conserva affreschi del primo Novecento. Accanto alla chiesa rimangono i resti dell'antica pieve medievale, all'interno della quale è stato restaurato di recente un affresco con Madonna con Bambino della seconda metà del Cinquecento. Se venite in località Colmello di Grotta vi troverete davanti a questo borgo rurale, un borgo antico risalente al 1700, dalla classica struttura a cortina chiusa. Questo edificio, questa struttura che vedete, è stata adibita a museo di documentazione della civiltà contadina friulana. All'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un'antica cucina friulana con il classico fogolar, quindi l'ambiente dove si ritrovava la famiglia, ma abbiamo anche un'altra cucina dove troviamo invece la cucina in muratura ed era questo uno spazio che veniva utilizzato non solo per cucinare e per mangiare, era il cuore della casa, era il momento in cui la famiglia socializzava, si ritrovava la sera appunto per mangiare assieme, ma era anche il posto, soprattutto d'inverno, essendo l'unico luogo caldo della casa, riscaldato dal fuoco, dove si facevano anche altre attività. In questo caso noi abbiamo collocato un angolo dedicato al calzolaio e vediamo appunto che abbiamo Ivaldi al lavoro che ci fa vedere quello che era un'attività degli uomini di un tempo, mentre da questa parte abbiamo l'impagliatura delle sedie, che era invece un lavoro delle donne. Tra le altre 1000 incombenze avevano anche questa attività. All'interno del museo ci sono altre ricostruzioni d'ambiente come la camera da letto, la cantina, oppure alcune botteghe artigiane, quindi mestieri legati direttamente al mondo contadino. Possono essere il bottaio, ad esempio il carraio o il fabbro. E altre sezioni che invece riguardano lavori che comunque venivano fatti all'interno della casa, come l'allevamento del bacco da seta. Farra si estende tra pianura e collina, sorge sulle ultime propaggini del Coglio, quindi è un territorio privilegiato per la produzione di vino. Quali sono le proprietà di questo terreno che consentono di dare un vino così buono? A Farra d'Isonzo ci sono due tipologie di DOC, denominazione di origine controllata. Il Friuli Isonzo, quindi la zona pianeggiante, e il Coglio invece, che è la collina, quindi un terreno totalmente diverso. Il primo terreno, quello dell'Isonzo, è un terreno sciolto, noi usiamo questa terminologia, di origine alluvionale con molta presenza di sassi, di molto sassoso. Invece questo in collina è un terreno ricco di marne, arenarie, un terreno anche molto più antico perché si fa risalire a 30-40 milioni di anni fa. Granato con riflessi rubini, soprattutto io li vedo qui nel fondo del bicchiere, però non manca anche un qualcosa di porpora, cioè veramente è solo un pochino, ma però cioè denota che pur essendo un vino che indubbiamente ha avuto un certo invecchiamento, però ha già dal colore vivace, limpido,
trasparente che ci si legge attraverso, perché io lo vedo le mani, quindi indica già che ha anche una buona freschezza. Una delle particolarità che Farra offre è sicuramente il CAF, il Circolo Culturale Astronomico di Farra. Siamo tutti dei volontari e la nostra principale attività è divisa in due parti. La prima è la divulgazione astronomica rivolta alle scuole di tutti i tipi, dagli asili alle scuole medie superiori, e dal pubblico che viene come curiosi o come gruppi più o meno organizzati ad ascoltare le conferenze, consultare biblioteche o per avere qualche informazione o sfruttare qualche osservazione particolare. La seconda attività è l'astrometria dei corpi minori del Sistema Solare, che equivale a dire misurare la posizione di asteroidi e comete, inviarli ad un centro negli Stati Uniti che li coordina con quelli degli altri osservatori mondiali e li pubblica e li mette a disposizione della comunità scientifica. Molte strutture del paese sono dedicate a Riccardo Pitteri, poeta triestino che trascorse i suoi ultimi anni a Farra. Mio padre qui ospitava il poeta Riccardo Pitteri perché aveva anche la moglie che era una brava cantante, una brava soprano e l'accompagnava al pianoforte. Mio padre, che è stato allievo di Franz Lehár, ha messo su una piccola accademia. Venivano qui in questa stanza gli allievi delle scuole magistrali di Gradisca e facevano bella musica, chi con mio padre col pianoforte, chi col flauto, chi col clarinetto, chi con il violino e il violoncello, una piccola accademia. Le patate vengono logicamente bollite, spellate, schiacciate. Nel frattempo abbiamo preparato le susine tagliate in 4 e marinate con della cannella e dello zucchero. Questa è la dose per 4 persone. Mettiamo un uovo, sono circa 300 grammi di patate, un uovo, farina. Abbiamo potuto scoprire anche una cittadina così graziosa, ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione è concluso. E allora io vi aspetto la prossima settimana da un'altra bella località. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trasmettiamo il Santo Rosario e preghiamo con i fedeli che sono qui presenti, ma siamo in comunione anche con tutti coloro che ci seguono e che vivono con noi questo momento di preghiera attraverso TV 2000. Intenzione di preghiera, tutti quanti ne portiamo nel cuore, li affidiamo a Maria, ma presentiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni di preghiera di coloro che sono in comunione con noi, mentre invochiamo Maria sotto il bellissimo titolo di Maria che scioglie i nodi.
E questa sera meditiamo i misteri del dolore del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. A te ricordiamo, verso i figli di Eva,
Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa Santa Liturgia, di questo entrare nel regno del Padre, chiediamo l'amore, chiediamo la sua misericordia. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga i cuori dei tuoi fedeli ad accogliere degnamente il mistero pasquale e a proclamare il lieto annuncio della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000, era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: hai visto, figlio dell'uomo? Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario.
I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Dio è per noi rifugio e fortezza. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Dio è per noi rifugio e fortezza. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Dio è per noi rifugio e fortezza. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un uomo ammalato da 38 anni ha una memoria di sé molto segnata dalla condizione di malattia e identifica se stesso con la propria natura segnata dal male. Dalla condizione di questo uomo dipendono anche i suoi problemi relazionali, che lo portano a vedere gli altri come un ostacolo e come causa della sua mancata guarigione. Come lui stesso dice: «Non ho nessuno che mi emerga nell'acqua. Infatti, mentre sto per andarvi,
un altro scende prima di me. Lui è dunque schiavo di pensieri che lo lasciano nella solitudine, nella tristezza, rassegnato. Colpisce infatti che alla domanda di Cristo, vuoi guarire? Lui non risponda di sì, ma torna a questo ritornello che lo porta a giustificare con vittimismo la sua condizione. Dunque, ripeto, questo ritornello: non ho nessuno che mi immerga nell'acqua, mentre sto per andarvi è un altro che scende prima di me. Possiamo vedere ben rappresentata in lui la condizione della natura umana dopo il peccato, rinchiusa in se stessa e, anche se desiderosa, è incapace di imprimere alla propria vita una svolta di novità e libertà. Dunque, dopo il peccato l'uomo rimane fermo, non si muove, non riesce. Però non tutto è finito, non tutto è perso. Anzi, nell'incontro con Cristo e nell'accoglienza della sua parola, quell'uomo guarisce e riprende a camminare, ma soprattutto viene interiormente liberato dai suoi pensieri di lamentela e disperazione. Alzati, le dice Gesù, cioè risorgi. Quello che non era avvenuto in 38 anni accade grazie all'incontro con Cristo, all'incontro con la sua forza risanatrice, all'incontro con la sua parola che libera l'uomo dai pensieri negativi e di rassegnazione che lo bloccavano. E adesso finalmente può iniziare a camminare assaporando il gusto della novità, della vita nuova, dell'esistenza nuova. Così la vicenda di quest'uomo è conferma e testimonianza di quanto affermato nel libro della Sapienza. La tua parola, Signore, tutto risana. Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, i doni che ci hai dato a sostegno della nostra vita mortale, perché diventino per noi farmaco di eternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo, attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un dono di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.
Preghiamo. Purifica, o Signore, il nostro spirito e rinnovalo con questo sacramento di salvezza, perché anche il nostro corpo mortale riceva un germe di risurrezione e di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del Tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino. Bentrovati, un aggiornamento con il TG di 3B. Quest'oggi, 20 marzo, entreremo nell'equinozio di primavera e ci entreremo alle 22:24, stagione primaverile che si aprirà in realtà con ancora un deficit pluviometrico al nord Italia. Difatti le perturbazioni ancora non interesseranno con decisione il nord-ovest, perturbazioni invece
al centro-sud, con qualche pioggia nelle prossime ore ancora sulle regioni centrali, migliora qui in serata, e poi domani sarà la volta delle regioni del sud con fenomeni in particolar modo tra Molise, Puglia, Basilicata, però qualche temporale domani anche sull'entroterra campano, Sicilia e Calabria. Un minimo di bassa pressione che rapidamente si muoverà verso est e da ovest arriverà questo anticiclone dalla Spagna, porterà poi una metà settimana nuovamente stabile, con un po' di sole e soprattutto temperature primaverili. Guardiamo difatti le massime per martedì, già 20 gradi al nord sulla Toscana e la Sardegna, ancora invece in media al sud e sul Lazio per appunto questa perturbazione. Nel corso di mercoledì però aumenteranno le temperature su buona parte del centro-sud e anche qui toccheremo i 20 gradi, quindi andremo nuovamente sopra media dappertutto. Cosa succederà nel weekend? Sempre via vai di perturbazioni ovest verso est sull'Europa centro-settentrionali. Questa volta sembra una perturbazione da venerdì possa puntare un po' al nord con qualche pioggia e nel weekend anche parte delle regioni centrali. Ci aggiorneremo, come sempre rimanete a consultare l'app di Trebimeteo oppure gli articoli sul nostro sito web. I ministri degli esteri dell'Unione Europea concordano un nuovo stanziamento di 2 miliardi per le armi all'Ucraina. C'è anche un piano di acquisti congiunti. L'Ucraina è pronta a lanciare una controffensiva secondo l'Istituto Americano per gli Studi sulla Guerra. La campagna russa in Donbass sarebbe vicina al culmine. Xi Jinping in visita a Mosca. Putin afferma massimo rispetto per l'iniziativa cinese per l'Ucraina e si dice aperto a negoziare. Rapporto intergovernativo degli scienziati per il clima, dimezzare le emissioni entro il 2035, la metà della popolazione mondiale è a rischio. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sullo stanziamento di altri 2 miliardi di euro per l'acquisto e la fornitura di armi all'Ucraina. Il piano in 3 parti prevede la consegna di 1 milione di proiettili di artiglieria da 155 mm e per la prima volta include anche un progetto di acquisto congiunto a cui aderiranno 17 paesi dell'Unione, più la Norvegia. Guten Tag. Und man muss es deutlich sagen, das ist Neuland, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Wir beschreiten hier einen neuen Weg bei der kooperativen Beschaffung in Europa. Wir bündeln damit Europas Marktmacht, das ist wichtig, und wir wollen aber, und das ist ebenso wichtig wie die Marktmacht, wir wollen auch und müssen auch schnell handeln. Gli acquisti comuni verranno effettuati con il supporto dell'Agenzia Europea per la Difesa, anche se non è ancora chiaro come avverranno i negoziati con le aziende produttrici e se le richieste verranno inoltrate anche all'industria militare di paesi esterni all'Unione. A prescindere dalle modalità di approvvigionamento, il ministro della difesa estone chiede che tutta la procedura venga completata in 12 mesi. We prefer to get it from the European industry, but Estonia has been always very open to that question. We have ordered ourselves also from the third countries, and we see clearly that if there is a need for a quick delivery, then all the options have to be on the table, all the options have to be open in order to help Ukraine. L'accordo raggiunto dai ministri degli esteri sarà ora sottoposto ai capi di Stato e di governo europei, che si incontreranno questa settimana a Bruxelles.
Ukraine is well positioned to regain the initiative and to launch counteroffensives in critical sectors of the current front line, says the Institute for the Study of War, adding that ongoing Russian offensive along the Svatove-Kreminna line around Bakhmut and along the Avdiivka-Donetsk city and Vuhledar front lines have failed to make more than incremental tactical gains in 2023. Ukrainian forces likely conducted a localized counterattack southwest of Bakhmut amid growing Russian discussion about a potential Ukrainian counteroffensives in this area. The Institute for the Study of War says Russia has committed the approximately 300,000 mobilized soldiers called up by partial mobilization in September last year for the purpose of pursuing exactly such a spring offensive to these various offensive efforts. Now, if 300,000 Russian soldiers have been unable to give Russia a decisive offensive edge in Ukraine, it is highly unlikely that the commitment of additional forces in future mobilization waves will produce a dramatically different outcome this year. Another evidence, the UK Defence Ministry says on the 3rd of March, authorities in the Russian-controlled part of Zaporizhia region published a decree that declares occupied Melitopol as the regional capital. Russia has never occupied Zaporizhia city, a major industrial center of 700,000 people, which is approximately 35 kilometers from the current front line. The quiet declaration of an alternative capital is likely acknowledgement within the Russian system that its forces are highly unlikely to seize previously planned major objectives in the near future. Now, the tempo of Russian offensive operations across the theater has slowed down in recent weeks, suggesting that the Russian offensive in Donbass may be nearing culmination. Si chiamano amico caro, si stringono la mano a favore di camera per mostrare al mondo occidentale che la Russia non è sola. Auspicano una collaborazione ancora più stretta. Il presidente cinese Xi Jinping è stato accolto con i migliori onori a Mosca da Putin per la sua visita di Stato di 3 giorni. Tutti attendono una parola dello zar sulla crisi ucraina e il piano di pace cinese e infatti arriva. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением. Мы всегда открыты для переговорного процесса. Questo martedì la questione ucraina sarà trattata in forma più ampia dalle delegazioni dei due paesi e secondo fonti statunitensi Xi Jinping potrebbe sentire telefonicamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'umanità è in bilico su una sottile lastra di ghiaccio che si sta sciogliendo rapidamente. Con questa metafora il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha commentato il rapporto stilato dopo 9 anni dal Gotha degli scienziati esperti di cambiamento climatico al lavoro sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il gruppo intergovernativo IPCC ammonisce la politica. Bisogna dimezzare le emissioni per il 2030. Questo decennio è fondamentale. The climate time bomb is ticking. But today's IPCC report is a how-to guide to defuse the climate time bomb. It is a survival guide for humanity. As it shows, the 1.5 degree limit is achievable, but it will take a quantum leap in climate action. L'ONU spinge perché l'energia elettrica nei paesi industrializzati sia generata senza usare carbone né gas entro il 2035 e che i paesi più poveri siano carbon free per il 2040. I fondi ci sono se scatta una sinergia tra pubblico e privato. D'altronde, più la terra si surriscalda, più sarà difficile tornare indietro, scrivono gli esperti. A versare il tributo di sangue più pesante al terremoto di magnitudo 6.5 che sabato ha colpito il confine tra Ecuador e Perù sono i quartieri poveri della città ecuadoriana di Machala, nella provincia di El Oro. 9 vittime su 14 totali in Ecuador vivevano a Machala. 250.000 abitanti, capitale mondiale delle banane, ora è un ammasso spettrale di edifici crollati o danneggiati. L'epicentro del sisma è stato registrato a 80 km da Guayaquil, metropoli da 3 milioni di abitanti. L'Ecuador è una delle zone più sismiche al mondo. Nel 2016 un terremoto causò quasi 700 vittime. Lo sport può trascendere la politica, attraversare i confini e unire i popoli. Per la nazionale di ginnastica artistica dell'Ucraina può anche guarire certe ferite.
Le atlete si sono recate in Grecia con l'aiuto del Comitato Olimpico Ellenico, che si è impegnato a coprire le spese per la partecipazione ai mondiali di ginnastica. Il loro primo pensiero però è sempre rivolto al loro paese. У 2022 році, коли Росія повномасштабно вторглась на територію України, і в мого тата не було іншого вибору, як піти воювати. Він хотів захищати нашу сім'ю, нашу країну, і ми також за нього дуже сильно хвилюємось, але віримо, що все буде добре і ми переможемо. La nazionale di ginnastica ucraina è costantemente in viaggio e anche quando è libera non riesce a tornare a Kiev per motivi di sicurezza. Так, багато дівчат, з якими ми виступали раніше, підтримували нас з європейських країн. Звичайно, що країни-агресори взагалі з перших днів мовчали і ні слова не казали. І якщо казати зі спортивного боку, ще нас звинуватили, що вони не виступають через нас. L'allenatore della squadra ricorda che un giorno, mentre le atlete si stavano allenando a Kiev, suonarono le sirene dei raid aerei, ma loro hanno continuato con la coreografia. Київ зараз достатньо сірий, похмурий, через те, що часто тривоги, часто ракетні удари в житлові будинки. І нещодавно від нашого залу буквально 500 метрів попали в будинок. Тому ми кожну хвилину в цьому залі дуже цінуємо і дуже раді, що Збройні Сили України роблять все можливе для того, щоб ми змогли тренуватися в ньому. Με τον πόλεμο να μένεται στην Ουκρανία, η εθνική ομάδα ensemble της χώρας βρίσκεται στην Ελλάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυμναστικής. Αυτά τα κορίτσια προσπαθούν να βιώσουν μία έστω μικρή αίσθηση κανονικότητας και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όμως η καρδιά και το μυαλό τους είναι πάντα πίσω στην Ουκρανία και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιάννης Καράγιοργας. Dopo 10 giorni di proiezioni, il Festival del Film e Forum Internazionale sui Diritti Umani di Ginevra ha proclamato il vincitore del Grand Prix. Si tratta della pellicola armena Aurora's Sunrise di Inas Akian. A ritirare il premio un rappresentante della delegazione armena presso le Nazioni Unite. Il film evoca il genocidio armeno del 1915 attraverso la storia di una giovane donna sopravvissuta, Aurora. Una sceneggiatura che mescola la forza della testimonianza e le immagini di un film che si credeva perso. Jonché de silence, d'omission, à intervalles réguliers. Il premio Gilda Viera de Meio è andato invece a Colette Justin del franco-congolese Alain Cassandal, storia di due nonni che hanno vissuto la colonizzazione e l'immigrazione. Une des raisons pour laquelle j'ai fait ce film, c'est que je voulais aussi me réapproprier la narration. Cette histoire-là n'est pas transmise dans ma famille, mais plus généralement. Les afrodescendants ne connaissent pas forcément l'histoire du pays d'origine de leurs parents. Qui détient cette mémoire-là et comment est-ce qu'on se réapproprie ces images-là, ces archives-là pour raconter une histoire depuis notre point de vue à nous aussi. Nella sezione Documentary Focus il premio dell'Organizzazione Mondiale contro la Tortura è andato al film Etilat Rose dal nome del più grande quotidiano di Kabul, una pellicola sul ritorno dei talebani al potere. I made it for the history and I came from a history of war and as a social activist and my friends and the network who are working all around the world should make responsible the politicians who are deciding for that country. Il festival ha ospitato dibattiti su temi di attualità incentrati sui diritti umani in presenza di oltre 200 invitati.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da specialmente. Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce.
Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione, da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera
e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia.
resurrexit sic ut dicit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Baundi Bernardetta, fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremare. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. Carissimi amici, pace e bene a tutti. Abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo
che poi è diventato sacerdote. E adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame E reale. allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30 Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. Sì, che spiega. E poi arrivano... Poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso Loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero. ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata. Ma è vero questo fatto, come dicevo, no, che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi Per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cuore di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro, oltre al messaggio, la Madonna, oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la vedente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, e anche altri che pregano. Anche questo è brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro direi,
Ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono degli inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, e nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Se ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 anche euro. Ho partecipato, ma tante persone hanno partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. In realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della Commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con perché il vescovo... è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Durante l'apparizione no? Almeno durante l'apparizione quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno
anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. sì, anche da 2 autorevoli docenti in mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo. Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un Viva tumore al Gesù, cervello. viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, vero? Sì. Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi è nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono sì, le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io feci io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi dalla Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio la tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché
la Madonna appare con le rose, La regina perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa E appunto, ci io rimette su alla, questo ci riporta alla su preghiera questo del Santo Rosario. ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Sì, Che differenza oltre c'è? al Che sono? rosario diciamo canonico, la Vergine Santa Zaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace, e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica È una croce reale che sta lì, di legno. Una croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia, ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni, e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata, senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione, e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo, la sera stessa in albergo, dove avesse potuto prendere quella croce. E il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco, e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato, e soprattutto durante le apparizioni in vari momenti viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e lì conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda. Ricordo che stiamo contemplando il mistero glorioso della nascita di Gesù. Ave Maria, piena di grazia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non mi ascoltate, non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste, una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito
per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti, che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova anche, in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, i due coniugi, Maria e Giuseppa Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo a tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia dalla signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti, e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso, e vedevo questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza, perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi, come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andate poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, a settembre del 2012. Adesso non ha riportato esiti, niente, sta benissimo, forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, Sì. praticanti? Sì, praticanti, Sono sì. stato
stato anche nelle comunità, sono fatto anche capo comunità nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima non era? Sempre, già mio padre era presidente dell'Associazione Cattolica dei Sacri Adesso un po' in più. Poi io sono stato in associazione della chiesa di Sant'Anna, poi sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Quindi lei è un ex poliziotto? Un ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che ci hanno portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi a queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio, quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere, quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile, almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare. E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui, c'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buoni, ci crederà, ma non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E la broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento, a risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione, a risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Medjugorje, un villaggio che arriva a malapena a 3.000 abitanti. Non lo si trova sulla cartina geografica. Le più particolareggiate segnano appena Čitluk, di cui Medjugorje è frazione. Nessuno si prenderebbe cura di questo paese jugoslavo, nel cuore della Bosnia e Erzegovina, a 60 km dall'Adriatico, se non fosse teatro, dal 24 giugno 1981, di avvenimenti soprannaturali e di straordinarie apparizioni della Vergine. 6 ragazzi, da quel giorno, vivono un incontro quotidiano con la presenza misteriosa della Madonna. Da quel giorno è corsa voce di molti segni divini, di guarigioni, di fenomeni luminosi inspiegabili, ma soprattutto di un incredibile influsso sui cuori. Essi raccontano: Gospa, la signora, ci è apparsa. È la regina della pace, chiede la preghiera, il digiuno, la conversione.
L'inizio delle apparizioni cade il 24 giugno 1981. Il primo giorno i veggenti hanno visto la Madonna sul colle Podbro. Si sono spaventati e sono fuggiti. Provano nello stesso tempo gioia e paura. L'indomani si sono indirizzati nello stesso luogo, dove hanno rivisto la Madonna, che li ha chiamati con le mani, ed essi sono saliti sul colle in fretta, così che nessuno poteva seguirli. Dicono che si sentivano come se fossero portati da qualcuno. E in quel luogo e in quel giorno, il 25 giugno 1981, per la prima volta si sono incontrati da vicino con la Vergine. Per la prima volta la gente salì sul colle. Prima delle apparizioni tutta la gente qua era cattolica, ma in senso tradizionale, però pregava troppo poco. Difatti la gente dice adesso noi non abbiamo pregato neanche. Ho trovato nella cronaca alla fine dell'aprile 81, allora 2 mesi prima delle apparizioni, il parroco si lamentava. I ragazzi non conoscono che cosa è il rosario, dicono nelle famiglie, in una maggioranza delle famiglie non si prega, non conoscono che cos'è la venerazione della Madonna nel maggio, il mese del maggio. Allora proprio la preghiera era sparita, ma dopo le apparizioni la gente ha ripreso la fede. E secondo me è uno dei doni più grandi che ho visto che la Madonna ha lasciato qui è proprio la preghiera e il digiuno. È senza ombra di incertezza. D'altra parte, che il mistero si sveli, che il miracolo avvenga, che la Vergine si renda presente visibilmente nella storia, la Chiesa l'ha sempre riconosciuto. Anche accettando questi fatti, come per il passato, la Chiesa non ha mai inteso imporre un obbligo assoluto di assenso. Essa indica, come per Lourdes o per Fatima, che le apparizioni possono essere considerate autentiche. Appena fuori le case si inerpica un sentiero che porta al luogo dove sono avvenuti i primi incontri con la Vergine Maria. Alcuni pellegrini si avviano al luogo delle apparizioni. Questo è il luogo benedetto dove la Vergine lascerà anche un segno tangibile e documentabile della sua presenza. Forse è la prima volta che questo luogo viene ripreso, anche perché fino a non molto tempo fa era circondato dalle forze dell'ordine che impedivano a chiunque di avvicinarsi. Perdurando poi nel tempo queste apparizioni, la Vergine e i ragazzi, nei loro dialoghi, hanno stabilito di incontrarsi nella piccola sacrestia della chiesa parrocchiale nell'ora della recita del rosario. Sugli avvenimenti di Medjugorje regna ancora l'incertezza e l'attesa di un giudizio. La chiesa locale non si esprime. Il vescovo di Mostar non nasconde le sue perplessità. Di certo si può constatare che a Medjugorje agisce una forza che cambia i cuori. In Bosnia e Erzegovina e in tutta la Croazia e su fino all'Istria e alla Slovenia sta accadendo qualcosa di sorprendente. Il vescovo di Spalato ammette: in questo dopoguerra avevamo cercato di evangelizzare il nostro popolo. È valsa di più Medjugorje di tutti i precedenti sforzi, specialmente per i giovani. Tomislav aggiunge: veramente la gente è stata mossa dal di dentro ed è pronta a fare tutto per Dio. Qui tutte le famiglie digiunano il venerdì
e nelle famiglie si prega in media un'ora ogni giorno. I vecchi e gli adulti affermano che i giovani pregano e digiunano molto di più. Le chiese sono piene di gente, di giovani. La conversione della gente per noi è il fatto più sorprendente. Madonna ha mandato i messaggi all'umanità. Il primo messaggio è il messaggio principale, attorno a cui tutto ruota, è il messaggio della pace all'umanità. Maria, quella veggente che ieri avete visto, ha raccontato la sua terza giornata, dice, è apparsa la Madonna con le lacrime grosse, in sottofondo stava una croce nera spaventosa, la Madonna ripeteva piangendo pace, 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 riconciliatevi. Il messaggio della pace porta questo contenuto. Il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se il mondo vuole la salvezza, deve prendere la strada della pace. Però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo: Dio esiste. In Dio è la vita. Quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Ecco il messaggio della pace, spesso ripetuto anche un mese fa. La Madonna disse di nuovo, voglio ripetere di nuovo, la pace sta in crisi. Convertitevi, fatevi fratelli tra di voi, aumentate le preghiere e i digiuni. Per raggiungere la pace, la Madonna chiede la conversione. Anche questo messaggio si ripete quasi ogni giorno, spinge sempre i veggenti e l'umanità alla conversione. Per realizzare la conversione ci si vogliono la preghiera e il digiuno. Nell'inizio la Madonna disse: voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali. Padre Tomislav Vlasic è direttore spirituale dei 6 ragazzi di Medjugorje e responsabile della parrocchia dopo l'arresto e l'allontanamento del precedente parroco, padre Ioso. È il testimone più convinto e più convincente delle apparizioni della Vergine. All'inizio, dice padre Tomislav, pensavo di avere un atteggiamento aperto di fronte a questi fatti. In realtà ero come un fariseo che diceva fra sé: può darsi che l'apparizione sia vera, però io non ne ho bisogno. Ora invece riconosco il mio bisogno di ogni grazia del Signore, perché ogni giorno la vita allarga i suoi orizzonti e il Signore della vita non ha limiti. Insomma, la mia principale esperienza è stata quella di una più grande apertura a Dio. Mi sono poi accorto che se un uomo prende in seria considerazione quello che la Madonna dice, deve per forza accogliere tutto quello che dice il Vangelo. In questo luogo delle prime apparizioni abbiamo visto una fiamma grande che non bruciava. Anche i poliziotti sono corsi lì perché pensavano che fosse una provocazione. Però non hanno trovato altro che una guardia inginocchiata sul luogo delle apparizioni dove si vedeva la grande fiamma. Il segno che la Madonna lascerà sul luogo delle apparizioni qui a Medjugorje sarà dato per tutta l'umanità. Sarà visibile, palpabile, grande, permanente, con cui saranno legati molti miracoli, molte guarigioni. Dopo il segno, se il mondo non si converte, verrà la punizione. Secondo Miriam, tutto è possibile evitare con la conversione, con la penitenza,
con le preghiere, però è difficile da aspettare che il tutto mondo si converta. Allora la punizione, certa punizione, dovrebbe venire, però noi con le preghiere, con la conversione possiamo diminuirla. Gli altri veggenti conoscono alcuni 8, altri 9 segreti. Tutti conoscono, tranne una, conoscono la data del segno visibile, il quale dovrebbe essere lasciato qui a Medjugorje. E tutti quanti dicono di averlo visto in una visione. Dicono che è bello e hanno una gioia grande per aspettarlo. Ivan dice in modo particolare che dopo il segno, quelli i quali si convertiranno prima avranno una gioia più grande, ma quelli i quali non si convertiranno, in modo particolare quelli i quali lotteranno contro Dio, dopo avranno un rimorso della coscienza e avranno delle difficoltà nella sua coscienza. Jacob, Maria, Licca, Ivanka, ogni sera verso le 18 entrano in chiesa. La gente è già presente nella navata centrale. I ragazzi entrano nella sagrestia delle apparizioni, iniziano la preghiera e immediatamente viene la Signora. Parla con loro, li conforta, li sostiene, svela loro segreti, annuncia profezie per il mondo. Abbiamo le immagini straordinarie delle apparizioni del 25 e 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1983. La prima non è completa, dal momento che il nostro operatore è stato sorpreso dalla semplicità e immediatezza dell'avvenimento. La seconda apparizione, quella del 26 novembre, è ripresa dall'inizio. Tra qualche istante dovremo vedere le immagini della prima apparizione. Queste immagini testimoniano con naturalezza la incomparabile avventura di esseri umani che dialogano con il mistero di Dio, che si rivela nella materna immagine della Vergine. С небесна свет имя Твое, дойди кралевство Твое, будь воля Твоя, како на небу, тако и на землji. Kruh nas svak dan i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vijekov. Amen.
Moj za nas, moj za nas, moj za nas, moj za nas, moj za nas. In modo così detto tridimensionale, la vedono, sentono, parlano con lei, pregano, cantano, possono toccarla come tutte le altre persone e sentono proprio la sua presenza. Nel momento dell'apparizione dicono viene una luce, dalla luce viene la Madonna e la Madonna levita su una nuvola, li saluta con un saluto sia lodato Gesù Cristo e continua a parlare, pregare con loro, affidare a loro i segreti, i messaggi e alla fine li lascia con un saluto: restate in pace, angeli miei. Bravo Maria, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isuse. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Immagini più complete dell'apparizione del 26 novembre. Anche in questa circostanza i ragazzi parleranno con la Vergine e pregheranno all'unisono con Maria. Le immagini lasciano trasparire l'incontenibile gioia e la sovrumana esperienza di comunicare con il divino. L'ode finale che pronunziano è il commiato. Significa se ne va. È come se venisse loro strappato un tesoro che dona una letizia incontenibile. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje. Na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Abbiamo ascoltato Lode. La Vergine se n'è andata. I veggenti si preparano ad entrare nella chiesa, dove il popolo, questa volta, ha già terminato la recita del Rosario e, come tutte le sere, insieme a tutti i pellegrini, reciteranno 7 volte Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i come per la nostra mentalità un po' efficientistica, a parte che è difficile accettare così in modo immediato un avvenimento soprannaturale, ma soprattutto è difficile anche perché noi pensiamo che è l'uomo che fa, mentre qui abbiamo assistito al fatto che tutto viene dall'alto. Abbiamo avuto come la coscienza di una presenza superiore. Ecco, volevo chiederle, questo fatto che Dio interviene, che cosa vuole, attraverso la Vergine, che cosa vuole insegnarci? Il messaggio principale di queste apparizioni è la pace all'umanità. E tutti i messaggi praticamente ruotano attorno alla pace. La conversione, la preghiera e la conversione, il digiuno, la vita sacramentale sono proprio indirizzati in questo senso per raggiungere la pace. E i veggenti dicono che la Madonna disse il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se vuole essere salvato deve prendere la strada della pace, però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo Dio esiste, in Dio è la vita,
e quelli i quali troveranno Dio, troveranno la vita e troveranno la pace. Perciò spesso ripete questo messaggio della pace, il messaggio della conversione. A proposito di quello che tu dici che è difficile accettare, questo fatto soprannaturale, ci si vuole la grazia. A padre Tomislav, che segue da vicino questi veggenti, io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha detto la Vergine Maria ai veggenti questa sera. Questa sera a Vizca, quella alla quale ha parlato di più, la Madonna ha continuato a raccontare la sua vita. Difatti da 7 gennaio di quest'anno la Madonna sta raccontando la sua vita a Vizca ogni sera. Agli altri ha raccontato alcuni episodi fino adesso. Altri 3 questa sera hanno fatto diverse domande per gli ammalati e hanno raccomandato gli ammalati. Non c'era niente di particolare. Durante l'apparizione avete sentito che i veggenti hanno pregato Padre nostro e gloria al Padre. Difatti la Madonna ha cominciato questa preghiera Padre nostro e noi abbiamo sentito che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera. Le immagini che ora vedremo riprendono l'apparizione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. In questa circostanza la Vergine rivela a una veggente il nono segreto. Ancora più evidente diventa l'estasi dei ragazzi, specie del piccolo Jacob, i cui occhi alla fine accompagnano la Vergine che si eleva davanti a lui. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja.
na nebesima, svetsko ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Del 9 dicembre, l'ultima di cui disponiamo le immagini, sono presenti alcuni medici che controllano il battito del polso e verificano le condizioni dei veggenti. Spesse volte, anche in passato, sono stati esaminati e interrogati da medici di diverso orientamento ideologico, ma non è mai stato riscontrato in essi nulla di anormale. U ime Otca, istina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. La
e la conversione, da chiedere con preghiera assidua e con la penitenza. È il messaggio principale che la Madonna continua a ripetere in straordinaria consonanza con le esigenze dell'anno santo della Redenzione. Ma cosa significa convertirsi? Che cosa questo ha implicato per i molti pellegrini che si sono recati a Medjugorje? Innanzitutto e fondamentalmente la ripresa di coscienza che il cristianesimo è un fatto, è la presenza nella storia del destino reso incontrabile. Noi in fondo siamo cresciuti in un ambiente intellettualistico, ci ha detto un pellegrino, nel quale siamo stati abituati a valutare e a prendere le distanze di fronte ad ogni fatto, invece che a lasciarci interpellare. E anche Cristo può restare un argomento di discorso, più che rapporto personale, più che presenza nelle cui braccia ci si abbandona. Non meravigliatevi, ma voi siete proprio deboli perché pregate troppo poco. Al minimo ogni mattina e ogni sera pregate per mezz'ora. Altro tempo cercate durante la giornata e vi raccomando ogni giorno assistere alla messa quotidiana. A quelle persone le quali frequentano la scuola e vanno al lavoro, la Madonna disse al minimo di mattina e di sera per mezz'ora pregare. Durante la giornata non spegnete lo spirito della preghiera, cercate di trovare il tempo libero e in modo particolare di ritirarvi per qualche minuto nelle pause per mettervi in contatto con Dio. Una volta, quando siamo stati in raduno, ci disse: bene, avete cominciato a pregare 3 ore, però tutti guardate sugli orologi. Quando finire i vostri obblighi, come finirli? Ma vi dico subito, mai li finirete così bene. Offrite il vostro tempo a Dio. Lasciate le vostre preoccupazioni, abbandonatevi a Dio e lasciatevi guidare dallo Spirito. E dopo tutti i vostri doveri saranno fatti bene e del tempo ne avrete di più. Difatti il gruppo si è accorto presto che dopo c'è il tempo di più, perché prima perdevano il tempo, lo sciupavano. In modo particolare in quest'anno ha chiesto di pregare per il nostro Vescovo, per le autorità della Chiesa, perché lo Spirito Santo discenda sulla Chiesa in quest'anno giubilare. Per moltissimi il pellegrinaggio in Jugoslavia ha rappresentato una novità, meglio un approfondimento e una maggiore coscienza della strada su cui già siamo. Anzi, ha messo a nudo la nostra posizione di fronte alla fede, facendo scoprire superficialità, entusiasmi effimeri, mancanze di fedeltà, deviazioni dal cuore dell'esperienza, verso particolari non determinanti. Quei volti, quella chiesa, quella croce, ci ricordano un fatto, sono memoria di un fatto, il fatto decisivo della vita del mondo e della storia degli uomini. 2000 anni fa il mistero si è fatto visibile in Cristo, Redentore dell'uomo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, Maria si assume il compito di ricordare agli uomini distratti e infelici del nostro tempo quell'avvenimento.
Amici ascoltatori, bentrovati, benvenuti al Diavolo e l'Esorcista. Sempre più assistiamo a notizie di cronaca in cui è protagonista il diavolo e soprattutto sono implicati dei giovani che commettono delle violenze e qualche volta anche degli omicidi. E sempre si parla di bestie di Satana, di satanismo, di occulto, di sette, di sedute spiritiche. C'è bisogno anche nel nostro mondo cristiano di chiarirci forse le idee, che cosa si può fare, come comportarsi, come affrontare questi fenomeni e che soprattutto c'è bisogno di capire che cosa significa Satana per noi cristiani. L'orizzonte nel quale ci muoviamo noi al Diavolo e l'Esorcista è quello cristiano, cioè alla fine noi crediamo che Cristo ha vinto il male, ha vinto il peccato, che in un atteggiamento di fede cristiana Satana non ha l'ultima parola perché Cristo lo ha sconfitto con la sua morte e risurrezione. E al Diavolo e l'Esorcista, con questo programma, noi vogliamo affrontare queste tematiche con l'aiuto di Don Gabriele Amorth, sacerdote paolino, ottantenne, quindi con una grande esperienza nel campo degli esorcismi, che ci aiuta a capire queste tematiche, ci aiuta a discernere come comportarci di fronte ai fenomeni dell'occulto. Partiremo perciò da quello che possiamo dire da Adamo ed Eva, dal peccato originale, per affrontare poi le tematiche del male, le tematiche del peccato, che cos'è un esorcismo per la Chiesa Cattolica, ma punteremo soprattutto l'orizzonte, il nostro sguardo verso quella che è la meta finale, cioè di Cristo che vince il male, che vince Satana, grazie anche all'aiuto, all'assistenza e alla protezione della Vergine Maria. E questo è il cammino che faremo al Diavolo e l'Esorcista. E partiamo proprio con Don Gabriele Amorth con la prima domanda, che riguarda proprio perché Don Gabriele, Dio ha creato il mondo, ha creato gli angeli, perché Dio ha permesso anche l'esistenza del diavolo e perché Dio ha creato gli uomini. Dio, già felice in se stesso, già autosufficiente, con un dinamismo che è dato dall'amore che intercorre tra le tre persone divine, ha voluto anche comunicare il suo amore creando quello che noi chiamiamo il mondo esterno, angeli, demoni, gli uomini, angeli, uomini, i demoni sono venuti dopo, scusate, angeli, uomini e tutto il mondo creato. È tutto un oggetto dell'amore di Dio per estendere il suo amore anche a creature create. Don Amorth, però se l'uomo commette il male, partiamo proprio da Adamo ed Eva che hanno peccato, si parla di peccato originale, la colpa di chi è? È di Adamo, di Eva? O forse non è come si ritiene, insomma, che dal momento che Dio ha creato l'uomo era inevitabile che l'uomo peccasse, perché lo ha creato peccatore. No, Dio non ha creato l'uomo peccatore, ha creato l'uomo libero, come ha creato l'angelo libero, il puro spirito libero. Ha dato il dono della libertà, che è il dono più grande che potesse dare, perché è la loro grandezza. Naturalmente uno della libertà può fare buon uso, può fare cattivo uso, ed è il cattivo uso della libertà quello che ha creato gli inconvenienti, i mali che ci sono nel mondo. E un'altra cosa che viene subito spontaneo da chiedere, ma se un uomo commette uno sbaglio, fa un peccato, fa una violenza, un crimine, perché Dio non punisce subito chi fa il male, non lo elimina subito dalla faccia della terra? Perché eliminerebbe la libertà. Dio ci ha creati liberi, poi tira le somme alla fine, ma lì per lì non interviene. Non interviene perché sennò bloccherebbe la nostra libertà. Ecco perché avvengono, non so, io penso a un caro amico che avevo, Vittorio Bachelet, l'uccisione di un uomo così retto, così buono, tante vittime delle ingiustizie, perché Dio non è intervenuto? Perché Dio non è intervenuto a salvare San Giovanni Battista, ad esempio, quando è stato arrestato, quando gli hanno tagliato la testa, non è intervenuto. Poi ne ha fatto un grande martire, l'uomo più grande che esista, il più grande dei nati di donna, quindi, però lì per lì non è intervenuto. Don Amorth, quindi in qualche modo nella storia, nella vita quotidiana coesistono il bene e il male, le persone buone
e le persone cattive, un po' come il grano e la zizzania, no? Della parabola evangelica. Esatto, la parabola del buon grano e della zizzania è quello che meglio ci illustra e ci fa capire come il bene e il male vivono insieme, crescono insieme fino al tempo della mietitura. Però mi permette, a questo punto sorge un'altra difficoltà, perché se noi parliamo di un Dio che deve essere giusto, che punisce il colpevole, questo non contrasta un po' con quanto ci viene predicato su Dio che è bontà, che è misericordia? Non dobbiamo dimenticare che la misericordia e la giustizia coesistono, sono interdipendenti, anche la giustizia è una virtù, come è una virtù la misericordia, per cui coabitano, convivono, si completano a vicenda. Dio non sarebbe misericordioso se non fosse anche giusto. E non sarebbe giusto se non fosse misericordioso. Forse però nel corso della storia, dei secoli, si è un po' accentuato qualche volta di più la giustizia a scapito della misericordia. Si è visto un Dio troppo punitivo, troppo duro, troppo violento anche. Il dies irae dies illa ci fa vedere un Dio quasi vendicativo, quasi un Dio che è pronto alla punizione. Oggi però direi che si esagera piuttosto nel senso opposto, si esagera sulla misericordia di Dio al punto di negare la sua giustizia e quindi da negare l'esistenza delle punizioni che Dio dà a coloro che se le sono meritate. E qui però subentra il problema: se Dio è buono, se Dio è misericordioso, vuole la salvezza di tutti, allora secondo, o almeno stando dalla parte di Dio, l'inferno dovrebbe essere vuoto. Diciamo chiaro, Dio ha creato solo le cose buone, solo le cose sane, solo le cose belle. Quindi nei piani di Dio non esisteva né il male, né la malattia, né la sofferenza, né la fatica, né tantomeno l'inferno. A questo punto vorrei raccontare un episodietto. Quando padre Candido stava per cacciare via un demonio da una persona posseduta, con la sua ironia gli diceva: vai, vai a Satana, vai, Dio te l'ha creata per te una casetta ben riscaldata, bella calda in cui non soffrirai il freddo. E il diavolo a un certo punto gli ha detto: tu non sai niente. Quando il diavolo ha delle uscite così vuol dire che Dio gli comanda di dire una verità. Non è stato lui, Dio, a crearlo, l'inferno. Siamo stati noi. Lui non ci aveva neppure pensato. Non era nei piani di Dio l'esistenza dell'inferno. E quando io ho interrogato i demoni per dire: anche tu hai contribuito alla creazione dell'inferno, sempre mi hanno risposto: tutti noi abbiamo contribuito. L'inferno non è stato creato da Dio e che ci va non è Dio che ce lo manda, è Lui che ci va con le sue gambe. Quindi l'inferno in qualche modo è una conseguenza della libertà dell'uomo. Esatto, è una conseguenza della libertà male usata, dell'abuso della libertà usata contro Dio, contro le disposizioni di Dio, contro la legge di Dio, in ribellione a Dio. Per cui viene punito in maniera da distanziare la creatura, puro spirito se si tratta di un demonio, uomo se si tratta di un uomo, distanziarlo definitivamente da Dio. Don Gabriele, non le chiediamo di mettersi dalla parte di Dio, di fare così il veggente, ma secondo lei l'inferno è vuoto o è pieno? Purtroppo l'inferno è pieno e tutte le visioni che hanno avuto i santi dell'inferno vedono le anime precipitare nell'inferno e noi basta che ci guardiamo intorno e vediamo quanta perfidia c'è nell'uomo, in certi uomini, quanta perfidia c'è. Pensiamo alle sette sataniche, ad esempio. Pensiamo, tanto per fare dei nomi concreti di persone viventi, a tipi come un Marilyn Manson, ad esempio, un satanista numero 1, come LaVey, come a Crowley. Pensiamo a persone che sono veramente possedute dal demonio, che si sono consacrate a Satana e quindi non possiamo pensarle altro che all'inferno. E in questo caso il purgatorio, che cosa sarebbe? Che cosa è?
Il purgatorio è un ritrovato della misericordia di Dio per dare la possibilità a quelle anime che sono morte in grazia di Dio, non in peccato mortale, ma che non hanno completato sulla terra la loro purificazione, per cui non possono entrare in paradiso. Ecco che Dio ha dato loro questa possibilità di completare nell'altra vita la loro purificazione. Quindi è un atto della misericordia di Dio aver dato questa possibilità alle anime di completare la loro purificazione. E immagino che il purgatorio sia molto pieno, perché tutto sommato, insomma, se ci guardiamo bene, tutti abbiamo bisogno di purificarci, o no? Sì, è vero. E non posso dimenticare una delle frasi della Madonna di Medjugorje, a cui io credo, della Madonna di Medjugorje, che diceva: le anime muoiono, quando muoiono non sono pronte, non sono preparate, per cui sono poche quelle che vanno direttamente in paradiso. Molti purtroppo hanno bisogno di questo passaggio nel purgatorio in cui le sofferenze sono grandissime, tanto che una grande carità, quella di suffragare le anime dei defunti. Ecco, però la differenza tra l'inferno e il purgatorio qual è? La differenza è nettissima, perché le anime del purgatorio le chiamiamo sante anime del purgatorio, sono in grazia di Dio, hanno la certezza del paradiso, hanno la certezza della salvezza eterna, mentre i dannati sono dei disperati, per i quali non esiste più nessuna possibilità di salvezza. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth, ci fermiamo per questa puntata qui e ci rivediamo alla prossima puntata. Non perdetevi Il Diavolo e l'Esorcista su Telenova. Grazie e alla prossima. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo di nuovo con Don Gabriele Amorth che ci insegna, ci dà dei consigli su come vincere il male e Satana. E nella prima puntata, Don Gabriele, abbiamo affrontato il discorso sulla creazione. Adesso vorremmo puntare un po' su quello che è il diavolo e la sua attività, andare nello specifico. Questo diavolo è una persona reale oppure un'allegoria che indica il male così in modo simbolico, metaforico? È un puro spirito, un essere personale, intelligentissimo, di una grande potenza. Da notare che la sua intelligenza, la sua potenza, che già aveva quando era stato creato da Dio come il più bello e il più maestoso di tutti gli angeli, l'ha conservata. Ancora la stessa potenza, la stessa intelligenza, solo che la usa adesso contro Dio. Quando si parla di intelligenza del diavolo, vuol dire che può fare tutto, può fare anche delle cose eccezionali, può cambiare le leggi della natura? Non può cambiare le leggi della natura, però può conoscere tantissime cose che noi non conosciamo e dedurre dal presente anche fatti futuri. Lui non sa il futuro, ma dai fatti presenti può dedurre i fatti futuri. Ad esempio, io non so di avere un tumore, lui lo sa che itinerario a questo tumore può prevedere il giorno della mia morte, perché da un fatto presente può ricavare un fatto futuro, se no di per sé il futuro non lo conosce. Don Amorth, in questo caso lei ha detto che il diavolo è un essere spirituale, ma si può toccare, si può fare esperienza di un essere così? Non si può fare un'esperienza sensibile, perché proprio perché è uno puro spirito, ecco che non può essere rappresentato, ad esempio. Quando noi lo rappresentiamo con le corna, con le ali da pipistrello,
con gli zoccoli, lui ci gode immensamente, perché il demonio fa di tutto per rendere non credibile la sua presenza, fa di tutto perché non si creda alla sua esistenza, così può agire liberamente. E a proposito di presenza, il diavolo è solo una figura della religione cristiano-giudaica oppure è presente anche in altre religioni? Il diavolo è presente in tutte le religioni, in tutti i popoli, in tutte le razze, anche nelle civiltà più antiche. C'è sempre la percezione di uno spirito maligno da cui bisogna difendersi o da cui bisogna chiedere la protezione, magari con sacrifici di animali, di frutti, purtroppo anche con sacrifici umani, magari con riti praticati dallo stregone, secondo quello che è la cultura dei vari popoli. Ma tutti i popoli di tutti i tempi e tutte le religioni hanno la percezione dell'esistenza di uno spirito malefico. E veniamo un po' più a noi. Secondo la Bibbia, che poi è il libro ispiratore del cristianesimo, come è concepito nella scrittura il diavolo? Ecco, la Bibbia ci dà l'esatta descrizione, l'esatta conoscenza del demonio. Ossia ci dice come Dio ha creato i puri spiriti, li ha creati tutti belli, buoni, intelligenti, santi. Però ha dato loro il dono del libero arbitrio, il dono della libertà. Ed ecco che Satana, che era il più splendente, il più bello di tutti gli esseri, si è arrogato il titolo di essere come Dio, anzi ha voluto essere lui Dio, e allora si è ribellato a Dio, trascinando nella sua ribellione uno stuolo di altri demoni. E allora, ribellatosi a Dio, diventato nemico di Dio, è diventato colui che cerca di allontanare da Dio tutte le altre creature. Quindi è un'azione abbastanza concreta quella che il demonio fa. Un'azione estremamente concreta, un'azione estremamente intelligente. Il demonio è attivissimo e siamo noi stolti a non renderci conto della sua presenza e della sua azione. Da notare che il demonio ha due azioni. Ha un'azione ordinaria, che è quella a cui lui tiene di più, il tentatore, tentare l'uomo al male per farlo cadere nel peccato, è quella a cui lui tiene di più. Tutti noi, dalla nascita alla morte, siamo soggetti alle tentazioni del demonio e Gesù, facendosi uomo, ha accettato anche lui di sottostare all'azione del demonio. Ecco, tra l'altro nella Bibbia, nel Vangelo, assistiamo anche alle tentazioni di Gesù. Anche Gesù fu tentato dal demonio nel deserto. Fu tentato non solo nel deserto, durante tutta la sua vita, come in un discorso ci ha detto Giovanni Paolo II, durante tutta la sua vita fu sempre tentato dal demonio, anche la Madonna fu sempre tentata dal demonio. Questo, Don Amato, mi perdoni, questo vuol dire che anche Gesù sottostà al male, al demonio? Anche Gesù era sottoposto alle tentazioni di Satana, però le ha sempre vinte, come l'uomo può sempre vincere le tentazioni di Satana. In che modo? Con la vigilanza e la preghiera. Senza vigilanza e preghiera è impossibile resistere alle tentazioni di Satana. Non basta la vigilanza, è fondamentale fuggire le occasioni, stare attenti alla nostra natura ferita, stare attenti alle tentazioni che il mondo ci presenta, non basta. Ecco, torniamo un po' al diavolo come ci viene presentato nella Bibbia, no? Che poi è la fonte della nostra ispirazione, della nostra teologia e anche della nostra vita cristiana. E ci sono delle figure bibliche di diavolo che possono paragonarsi in qualche modo agli dei pagani? No, non ci sono, non è paragonabile agli dei Quindi pagani. Quindi è un frutto della mitologia, diciamo, ecco, no, tanto per fare un esempio. La mitologia porta lontano da quella che è la realtà biblica, che è la realtà vera, perché noi per rivelazione sappiamo con esattezza chi è il demonio, che è un puro spirito, che è intelligentissimo, che è fortissimo, che ha una grandissima potenza e che ci tenta continuamente e che oltre all'azione ordinaria di dare le tentazioni al male, al peccato, può anche agire con un'azione straordinaria che è quella di dare dei mali malefici particolari. Potrebbe a un certo punto il demonio pentirsi e tornare un angelo buono?
Non è possibile, perché la sua scelta è una scelta irreversibile. Tante volte io ho chiesto al demonio, tra parentesi, quando ho a che fare con persone possedute dal demonio, ho dialogo diretto col demonio. Che poi, mi perdoni Don Gabriele, affronteremo anche il discorso dell'esorcismo, l'esperienza di Don Gabriele è fatta appunto con delle persone che sono possedute dal demonio. Adesso però stiamo affrontando il discorso a monte, quindi sulla figura del diavolo, perché è importante capire, prima di arrivare all'esorcismo, che cos'è e come agisce il demonio. Quindi dicevamo, il diavolo non può pentirsi. Non può pentirsi. Quando ho chiesto al demonio se tu potessi tornare indietro, tu che con tutta la tua intelligenza, io lo prendo in giro, sei il più imbecille di tutte le creature, con tutta la tua immensa intelligenza eri in paradiso e adesso sei all'inferno. Se tu potessi tornare indietro, sempre mi hanno risposto, farei la stessa scelta, perché loro ritengono di avere compiuto un atto di superiorità a Dio per essersi ribellati a Dio. Io mi sono ribellato anche a Lui. Questo lo dicono esplicitamente. Lo dicono esplicitamente. Io ho avuto il coraggio e la forza di ribellarmi anche a Lui. Se ne fanno un vanto, mentre è stata la loro condanna. E questo quindi non c'è ritorno da questa strada? Non c'è ritorno, è una strada senza ritorno. E allora la domanda che viene spontanea, sempre in successione, se il diavolo ha scelto il male e ha imboccato una strada senza ritorno, la persona che si danna, la persona che commette peccato mortale, che quindi va all'inferno, secondo la tradizione cristiana, potrebbe pentirsi, potrebbe essere perdonata? No, perché la persona che va all'inferno vuol dire che si è così incallita nel male che è impossibile che retroceda. Anche qui un episodio da Medjugorje mi viene spontaneo ricordarlo, quando una volta Miriana, la prima che non ebbe più le apparizioni quotidiane della Madonna, chiese alla Madonna: Madonna cara, non potrebbe un dannato pentirsi e il Signore non potrebbe dall'inferno metterlo in paradiso? La Madonna sorridendo ha risposto: oh sì, Dio potrebbe, ma sono loro che non vogliono, perché quando uno si incancrenisce nel male ne resta così soggiogato che è impossibile che retroceda. E fa senso però sentire che ci sono degli esseri umani o degli esseri spirituali che sono così, come dire, impietriti, induriti nel male. È possibile anche a livello di una persona umana che cada in un baratro così profondo da non riuscire più a volere il bene? La persona umana, finché è in questa vita, può sempre pentirsi, può sempre ricredersi, può sempre ritornare al bene, però alle volte si incancrenisce talmente nel male che non è più possibile un suo ritorno. Tipica la figura di Giuda, quando all'ultima cena, a un certo punto Gesù gli dà un boccone da mangiare e Giovanni l'Evangelista ci dice: da quel momento Satana entrò in lui. Basta, era finito, era diventato un possesso di Satana, come persona umana aveva già fatto una scelta definitiva. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per questa puntata, ci fermiamo qui, ci rivediamo alla prossima, al Diavolo e l'Esorcista. Amici ascoltatori, rieccoci al Diavolo e l'Esorcista in compagnia di Don Gabriele Amorth che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo di satanismo.
Don Gabriele, come si presenta oggi il satanismo? Con quale volto? Con quali eventi? Il satanismo purtroppo oggi si presenta in una maniera estremamente invadente. Diciamo subito che ci sono due forme di satanismo, il satanismo personale e quello impersonale. Parliamo soprattutto del satanismo personale, quello che rende un culto a Satana al posto che un culto dato a Dio. Un culto a Satana che è basato sul vizio, che è basato sulle tre grandi passioni dell'ambizione, del piacere, del successo. E il satanismo dà un culto a Satana come se fosse Dio, per cui ha i suoi riti, ha i suoi sacerdoti, una sua gerarchia. Tutti abbiamo sentito parlare di Messe Nere, che è il culto culminante a Satana. Tutti abbiamo sentito parlare di profanazioni di cimiteri, abbiamo sentito parlare di profanazioni di tabernacoli. Sì. E il culto a Satana è proprio un sostituire Satana a Dio, per cui chi si dà al culto a Satana adora Satana, si consacra a Satana. Ho bruciato varie consacrazioni a Satana scritte col sangue per ottenere dei vantaggi materiali. Quindi in qualche modo si contrappone, si mette al posto di Dio la figura di Satana. Esatto, si mette al posto di Dio la figura di Satana, allo scopo di averne dei vantaggi che corrispondono alle tre grandi passioni, ossia di avere successo, di avere quattrini, soldi e di avere i piaceri, specie i piaceri del sesso. Ecco, ma come si divulga questo satanismo? Chi è che se ne fa portatore? Il satanismo purtroppo è divulgato sia da tanti libri, sia oggi da tante musiche, in particolare dal rock satanico. Ci sono i più famosi complessi rock che sono tutti dedicati al satanismo, in cui ci sono dei messaggi subliminali, sublimina, sotto i limiti, che si recepiscono girando i dischi alla rovescia, che inneggiano a Satana, inneggiano alla libertà sfrenata, inneggiano a non avere nessuna autorità sopra di noi. Tu sei Dio, fai quello che vuoi, se vuoi uccidere uccidi, se vuoi ucciderti ucciditi, e ci sono molti esempi concreti di persone che si sono suicidate dopo aver ascoltato uno di questi dischi. Aggiungo anche, senza generalizzare, che ci sono varie discoteche, ma proprio varie discoteche in cui l'itinerario è pressoché obbligato. Prima l'alcol, poi la droga, poi il sesso e poi l'ingresso in una setta satanica. Ma queste cose sono così affermate, così numerose, oppure certe cose si fermano così a una moda superficiale? Cosa c'è di veramente serio? Oggi purtroppo il satanismo si è veramente affermato. Perché? Perché i giovani non hanno più valori, non sono più abituati al sacrificio, non sono più abituati alle mortificazioni, non sono più abituati ad apprezzare i veri valori della vita, i veri valori della famiglia, i veri valori del vero amore. È comune al giorno d'oggi coabitare. È diventato un disastro. I giovani purtroppo mi fanno tanto pena, perché non avendo valori, ecco che vanno in cerca dei falsi valori, e basta che si incontrino con compagnie non buone perché purtroppo acquistino immediatamente un cambiamento di rotta, mentre magari prima erano praticanti religiosi, poi non lo sono più, già incominciano a 13-14 anni a scantinare, mentre prima non ubbidivano ai genitori, non ubbidiscono più, mentre prima avevano una disciplina di orario di famiglia, rientrano a casa alle 2, alle 3, alle 5 di notte senza che i genitori sappiano dove si trovano, e coi genitori che restano svegli tutta notte in attesa dei figli. Mi perdoni, Don Gabriele, però c'è una differenza, almeno nella gravità delle cose, per esempio tra un sentire una canzone che può essere anche volgare, dove ci sono anche delle parolacce, dove magari si parla di Satana, e il commettere poi un atto criminoso. C'è una scala,
una gradualità in queste cose, Esatto, nella c'è gravità una dei gradualità. fatti. Cioè, Esatto. io non me la sento di condannare un giovane perché porta una maglietta con una scritta un po' balorda rispetto poi a un giovane che invece commette un crimine. D'accordo, c'è una scaletta, però purtroppo è una scaletta in ascesa, è una scaletta in crescendo, un po' come un incomincia con lo spinello e poi va a finire nelle droghe pesanti, un po' allo stesso modo, un incomincia con soltanto una moda esterna. Non so, diamo un esempio banalissimo che tutti sanno, oggi le ragazze si vestono di nero. Perché tutte si vestono di nero? Perché si danno al satanismo? No, ci mancherebbe anche i altro. sacerdoti, tra l'altro, no? Anche i sacerdoti, ma i sacerdoti è un altro motivo. Direi che oggi è diventata una moda però che ha un fondamento sbagliato. Non vuol dire però che chi si veste di nero si dia satanismo, intendiamoci bene. Si veste di nero soltanto perché è di moda vestirsi di nero. Però è un fatto che nelle sette sataniche si va vestiti di nero e i riti satanici si fanno incappucciati con mantelli neri. Ecco perché il nero acquista tanta forza e tanta importanza nella mente dei giovani. Non dimentichiamo che i giovani hanno bisogno di novità, hanno bisogno di trovarsi tra di loro, hanno bisogno, non avendo valori reali, hanno bisogno di crearsi dei valori fasulli. Ecco a loro un Mary Mason che riempie le piazze, che riempie i teatri di giovani entusiasti, di giovani che diventano veramente scalmanati di fronte a lui. Don Amorth, al di là di questi raduni così di piazza, diciamo, di giovani per i concerti, sono molte le sette sataniche, Purtroppo, concretamente come numero, come consistenza? Purtroppo sono molte. Non si può fare dei calcoli esatti perché molti gruppi si riuniscono con facilità e si suddividono. Poi bisogna tenere anche conto che molte volte la setta satanica è una maschera per nascondere altro. Ad esempio, alcuni anni fa era di moda tacciare i dintorni di Roma come luoghi di messe sataniche e di riti satanici e invece poi si vedeva che erano soltanto dei bordelli, ossia molte volte si maschera lo spaccio di droga o la prostituzione come satanismo. E quindi in questo caso più che un vero culto satanico c'è un interesse o uno scopo, diciamo, sempre criminoso, ma che non ha niente a che fare con Satana. No, però dove c'è del vizio c'è sempre la zampa di Satana, perché dove c'è della esclusione dalla legge di Dio, dove si va contro la legge di Dio, sempre c'è il suggerimento di Satana, che è quello che ci allontana da Dio ed è quello che dice, come già i progenitori, non è vero che se mangerete morirete, anzi sarete simili a Dio. Per cui i giovani oggi, quelli che noi chiamavamo peccati, li chiamano esperienze. Don Gabriele, dalla sua esperienza, quali sono le città dove ci sono più sette sataniche, almeno in Italia? Sono tutte allo stesso piano. Torino si è fatta una fama ingiustificata. Io credo che la città in cui c'è più satanismo sia Roma per un motivo demografico, perché ci sono più abitanti. Però oggi non c'è differenza. Anche non c'è differenza, c'è grande città e piccolo paese. Una volta si diceva la città è corrotta, i paesi sono ancora sani. Non è più così. Oggi il satanismo si è sparso ovunque. Come si entra e come si esce da queste sette, se si può uscire? È molto difficile uscire anche perché si ha paura delle vendette della setta, per cui si fa fatica a uscirne. E come si entra? Come si entra? Sempre guidati da degli amici satanisti che introducono dentro la setta satanica. In genere con la curiosità di assistere a riti satanici, in genere con l'uso dell'alcol e della droga, per cui la persona viene, per così dire, quasi ipnotizzata, spersonalizzata e si lascia condurre dove si vuole.
Un esempio, una mamma mi diceva in questi giorni: ho letto il diario segreto di mia figlia, 16 anni, io la credevo pulita anche se di notte arrivava a casa tardi, nel suo diario c'era scritto: io ho dato la mia anima agli altri e ho dato agli altri anche il mio corpo. Voi capite cosa vuol dire in una ragazza di 16 anni? Mettiamoci, Don Amato, nei panni di un genitore. Come si può combattere? Che cosa si può fare contro il satanismo? Un genitore si trova proprio veramente nei pasticci, perché il satanismo porta prima di tutto lontano da Dio. Quindi io dico sempre, è un problema innanzitutto di conversione, di ritornare a Dio, di ritornare alle leggi di Dio, di ritornare alla fede. Oggi non c'è fede e quando manca la fede cresce la superstizione e cresce la ricerca anche di queste evasioni, se vogliamo chiamarle evasioni, come sono le sette sataniche. Non c'è fede e allora ci si dà ai culti idolatrici. Un genitore cosa può fare? Può cercare di pregare, può cercare di far ritornare il figlio a Dio, può cercare di portare il figlio a un qualche cosa che lo scuota, come ad esempio un pellegrinaggio a Lourdes, un pellegrinaggio a un santuario mariano, un'esperienza sacra, un'esperienza religiosa che possa smuoverlo. E daremo altre soluzioni nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui, grazie per averci ascoltati, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista con Don Gabriele Amato che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo, nella puntata di quest'oggi, parliamo di sedute spiritiche, questo fenomeno così diffuso, così divulgato anche nella pubblicistica nazionale sui quotidiani. Don Gabriele, cosa sono le sedute spiritiche? Le sedute spiritiche sono interrogazioni che si fanno per evocare un defunto, interrogarlo e ottenere delle risposte. Per cui sempre la seduta spiritica è evocare un defunto, fargli delle domande per ottenere delle risposte. E perché si fanno le sedute spiritiche? Che bisogno c'è? Beh, i motivi sono tanti. C'è un motivo di affetto, per esempio uno che vuol parlare con un defunto, una persona cara defunta, non so, un marito, gli muore la moglie o viceversa e vuole parlare con la persona defunta. Può esserci un motivo di curiosità, può esserci un motivo di interesse per avere dei consigli, per sapere cosa fare. Ci possono essere motivi anche soltanto di voglia, di curiosità per vedere se per caso un defunto si presenta e che cosa per caso vuole dire. E in che modo si fanno le sedute spiritiche? C'è tutta una trafila, una pratica da fare? Le sedute spiritiche una volta si facevano chiamando un medium che andava in trance e il medium evocava la persona che si indicava che venisse evocata. Oggi non è più necessario fare così e non si fa più così. Oggi è di comune anche nelle sedute spiritiche il self-service, il fare da soli, il fare da sé. I giovani che amano fare le cose insieme
usano quello che è chiamato il gioco, lo chiamano il gioco del cartellone o del bicchierino o della moneta, un cartellone con le lettere dell'alfabeto, una moneta, un bicchierino, un oggetto su cui tutti mettono un dito, i presenti che si mettono intorno, 4, 5, 6 persone che si mettono intorno, mettono il dito sopra, l'oggetto che si muove va nelle varie lettere e forma delle parole, e con questo sistema si calcola che il 37% dei giovani delle scuole superiori abbiano fatto almeno qualche volta il cosiddetto gioco del cartellone. Quindi mi perdoni, sono i giovani soprattutto che fanno queste cose, oppure si ritrova questo fenomeno in tutti i tipi di categorie sociali o di persone? Si trova in tutte le categorie di persone. Direi che i giovani lo fanno soprattutto per curiosità, lo fanno soprattutto per vedere se per caso si mettono in comunicazione con un qualche defunto. Aggiungo però che sono giochi estremamente pericolosi, perché può entrarci la coda del diavolo e può entrare veramente che qualcuno, dopo aver assistito a una seduta spiritica, resti colpito da una presenza malefica. E quindi qui arriviamo a quella che è la posizione della Chiesa. Perché la Chiesa dice non fate sedute spiritiche? Perché sono false, perché non sono vere, perché sono pericolose, perché? La Chiesa proibisce sempre le sedute spiritiche, prima di tutto perché vanno contro la fede in Dio. Il Dio ci ha creati, ci ha dato la libertà, ci ha dato un tempo in cui vivere, è scaduto questo tempo in cui viviamo, basta, la vita umana è finita e c'è una parabola così bella del Vangelo del ricco Epulone e del povero Lazzaro, c'è un baratro tra noi e il mondo dell'aldilà, un baratro insuperabile. Anche se c'è comunicazione di preghiera, di suffragio per i defunti, i giusti che intercedono per noi, però non c'è un dialogo diretto, c'è una barriera. E la Chiesa li proibisce anche perché ci può essere la coda del demonio, per cui uno può ricevere degli inconvenienti. La Chiesa vuole che noi viviamo di fede, che crediamo in Dio, che seguiamo Dio e i Suoi insegnamenti, e quindi, scaduta la vita terrena, non vuole che cerchiamo di evocare i defunti che non hanno nessun interesse ad essere di nuovo coinvolti nelle vicende umane. Quindi la curiosità su ciò che sarà di noi, su ciò che avviene nell'aldilà, in qualche modo è bandita dalla nostra fede. È bandita perché ci debbono bastare le parole di fede. Molte volte proprio uno fa le sedute spiritiche per la curiosità di conoscere il futuro, di conoscere che cosa gli capiterà, di conoscere magari nella sua salute se c'è qualche male che lui non conosce, ma soprattutto per conoscere il futuro, per conoscere com'è la vita dell'aldilà. E sono tutte cose che la Chiesa insegna con la fede, ci insegna con la parola di Dio, e quindi che non hanno nessun bisogno di ricerche umane che sono basate sull'errore e sulla menzogna. Sì, legato a questa curiosità per il futuro ci sono anche altre cose come l'oroscopo, l'astrologia. Qual è la differenza tra una seduta spiritica e la lettura o l'ascolto di un oroscopo? Direi che sempre sono forme di superstizione, sono sempre forme di superstizione che denotano una mancanza di fede, denotano un calo di fede, denotano un non fidarsi di Dio e nel volere chiedere a chi non è in grado di rispondere o oggetti che non sono in grado di rispondere, come l'oroscopo, volere chiedere cose che non è in grado di dire. Però ci sono anche personaggi influenti, potenti della storia che non dovrebbero aver bisogno di queste cose, eppure lo fanno. Cos'è una moda o è un bisogno tipico dell'uomo andare a cercare cosa succederà? Essere sicuro anche per ciò che succederà nel futuro. È una curiosità che tutti possono avere come curiosità, però se uno è di fede si fida solo della parola di Dio e si accontenta di quella. Se uno non ha fede, ecco che allora lei ha uomini politici
uomini sportivi, industriali, che hanno bisogno, prima di prendere delle decisioni, di consultare l'oroscopo, ad esempio, per vedere se la loro decisione è buona o cattiva, se il tempo è giusto o non è giusto per prendere questa decisione. C'è un personaggio anche biblico famoso che ha fatto qualcosa di simile e che corrisponde al nome di Saul, re Saul. Che cosa è successo, Don Amorth, in quell'episodio? Ecco, in quell'episodio è successo che realmente la medium ha evocato l'anima di un defunto, l'anima di Saul. Dio ha permesso che ciò avvenisse. Da notare però l'urlo della medium quando è comparso Saul, perché è successo un qualche cosa che a lei non era mai capitato. Quindi un urlo che ha fatto vedere l'assoluta novità della cosa. E poi le profezie di Samuele, evocato da Saul, le profezie di Samuele: tu oggi stesso, tu e i tuoi figli verrete con me, ossia profetizza loro la morte. Quindi direi che non avevano molto gusto a sentirsi profetizzare queste cose. Quindi anche nella Bibbia troviamo un episodio, diciamo una seduta spiritica molto concreta che è un insegnamento anche della pericolosità di questo fenomeno, di questa pratica. Esatto, perché è un insegnamento... a fronte dei tanti maghi, indovini che nella Bibbia sono considerati degli imbroglioni, in questo caso invece si dice che è un fatto vero. Esatto, questo caso è un fatto vero che ci deve tenere proprio lontano da questi esperimenti, da queste prove. Don Gabriele, parliamo di quello che è il movimento della speranza. Che cos'è? Proprio legato a questo fenomeno. Proprio, è un movimento sorto soprattutto che ha la sua sede tra Rimini, Riccione, Cattolica, e si sta spargendo purtroppo anche all'estero. Purtroppo ne fanno parte anche sacerdoti noti. È un movimento che vuole insegnare ai genitori come parlare ai loro figli defunti. Da notare è come colgono i genitori in un momento di estrema debolezza. Un genitore che resta scioccato per la morte, mettiamo, per un incidente stradale, la morte di un figlio di 18-20 anni. Ecco, insegnano come comunicare. E allora voi capite che la curiosità da parte del genitore, l'attrattiva è grandissima. E come insegnano a comunicare? Soprattutto con due sistemi, col sistema della scrittura automatica e col sistema del registratore. Da notare che sono tutti sistemi fasulli. Ad esempio, una volta si è riunito una quindicina di persone solite ad usare il sistema del registratore, si è messo sul tavolo un registratore, lo si è fatto girare a vuoto, poi quando lo si è fatto girare di nuovo per l'ascolto, ecco che tutti hanno scritto perché tutti hanno sentito qualcosa, ma sono uscite 15 versioni completamente diverse. Quindi vuol dire che non c'è una scrittura automatica che permetta di metterci in comunicazione non esiste. Con i nostri cari. È tutta creazione del subconscio. Qual è il modo migliore per metterci in comunicazione con i nostri cari defunti allora? Il metodo migliore, unico, è la preghiera. Noi ci possiamo mettere in comunicazione con i nostri cari attraverso Dio, solo attraverso Dio. Anche qui ritorna la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Il ricco Epulone, parlando dall'inferno, non si rivolge a Lazzaro, si rivolge ad Abramo che rappresenta Dio. Dia a Lazzaro per favore, ossia usa il tramite di Dio. Solo attraverso Dio noi possiamo comunicare con i nostri defunti e il Signore qualche volta, qualche rara volta, può permettere anche che un defunto si presenti o si faccia udire, ma sono casi rarissimi, casi voluti da Dio, da non ricercarsi e non sono frutto della nostra abilità. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth e noi ci rivediamo alla prossima puntata.
Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo in compagnia di Don Gabriele Amorth che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo di un argomento specifico che è la magia. Don Gabriele, che cos'è la magia? Non è facile darne una definizione, perché la magia si basa sul credere che ci siano delle persone che abbiano dei poteri particolari, sia di influire sugli uomini, sia di influire sugli eventi, che abbiano dei poteri particolari di fare del bene o di fare del male, che abbiano dei poteri particolari di indovinare il futuro, di predire quelli che saranno gli avvenimenti della nostra vita e di influire su questi avvenimenti. Per cui la magia è la forma più diffusa di occultismo, le tre grandi forme di occultismo: magia, sedute spiritiche, sette sataniche. La magia è la forma più diffusa. Quindi quando uno fa il mago in qualche modo pretende di mettersi al posto di Dio. Pretende di mettersi al posto perlomeno di uno che ha dei poteri straordinari. Da notare che oltre il 99%, direi il 99,9% dei maghi sono soltanto degli imbroglioni, che tutt'al più hanno una certa capacità intuitiva sulle persone, hanno un'influenza non dico ipnotica, ma un'influenza una capacità di influire sulle debolezze di una persona, per cui una persona resta colpita da quello che il mago gli dice e molte volte ne resta completamente soggiogata. Il mago cosa fa? Cosa dice? Ci sono tante forme di magia. In genere uno va dal mago per sapere il proprio futuro, oppure uno va dal mago perché ha un bisogno particolare. La grande maggioranza delle magie sono a scopo amorose. Per esempio, uno si innamora di una ragazza, va dal mago perché la ragazza si innamori di lui. Uno si innamora del fidanzato di una sua amica, va dal mago perché il fidanzato lasci la sua amica e si unisca a lui. Quindi si va dal mago perché si vuole cambiare l'evento naturale delle cose. Esatto, si vuole cambiare l'evento naturale delle cose. Oppure si va dal mago per spirito di vendetta, perché faccia del male a una persona, perché faccia del male a una famiglia, perché faccia del male a un'abitazione. Ecco, in proposito si parla di magia bianca e magia nera. Che differenza c'è? La differenza è una sola. È tutta magia, perché la magia è sempre, quando non è puro imbroglio, il che avviene il più delle volte, quando non è puro imbroglio, la magia è sempre un ricorso a Satana, per cui sia che si tratti di magia bianca, che sarebbe togliere il male, sia che si tratti di magia nera, che è dare il male, è sempre fatto attraverso l'intervento di Satana, per cui è sempre proibita, è sempre un ricorso al demonio. Sono molti i cosiddetti maghi o gli operatori dell'occulto? Gli operatori dell'occulto sono proprio molti, sono più del doppio dei sacerdoti che ci sono in Italia. Addirittura? Più del doppio dei sacerdoti, e in Italia si calcolo i ragionamenti fatti di Cecilia Trocchi, Cecilia Gatto Trocchi, che ha studiato, per esempio, è arrivato a dire che 13 milioni di italiani vanno dai maghi. E io le ho chiesto: ma come hai fatto ad arrivare a questa cifra? Perché non è una cifra inventata, sballata, è una cifra frutto di studio. Dice: ci ho impiegato 4 anni di ricerche, 4 anni di indagini. O pensiamo, il 13 milioni di italiani che frequentano i maghi, e aggiungo anche di tutte le categorie. Non è che vada dal mago la vecchietta sprovveduta o il ragazzo sprovveduto, ci va dal mago anche qui l'industriale, lo sportivo, l'uomo politico, il ricco, il povero, tutti vanno dal mago. Don Amorth, si va dal mago perché si è persone deboli, facilmente influenzabili, o perché si è persone senza fede? Sempre direi c'è una scarsità di fede, su questo non c'è dubbio, perché rivolgersi ai maghi significa proprio un abdicare il rivolgersi a Dio e rivolgersi al rivale di Dio, perché come dicevo i maghi, se non sono imbroglioni, sono legati a Satana, o sono legati a Satana o sono semplici imbroglioni.
Poi uno deve distinguere il mago e distinguere, comprendere se un mago fa delle sciocchezze da come agisce. Uno va da un mago che prende dell'acqua. Ecco, che cosa fa in concreto un mago? Fa tante cose diverse, proprio dipende da mago e mago. C'è il mago che solo ascolta e dà delle risposte. C'è il mago che benedice dell'acqua, la dà da bere e dice che quell'acqua ha dei poteri particolari. C'è il mago che dà dei talismani in genere costosissimi che dovrebbero proteggere la persona e invece la caricano di negatività. C'è il mago che si dà le arie del profeta e quindi che predice eventi futuri che poi avvengono o non avvengono, questo è un altro paio di maniche, e predice eventi futuri e predice la possibilità di influire su questi eventi secondo i suoi poteri, secondo la sua volontà. Ecco, nell'armamentario dei maghi ci sono anche i simboli religiosi cristiani? No. Però i maghi in genere si circondano nei loro studi di immagini sacre, crocifissi, madonne, ritratti di Padre Pio, per darla da bere, per ingannare, per dare l'impressione di essere persone che agiscono in buona fede, che agiscono con spirito religioso, ma quello è solo un inganno. In realtà poi a cosa mirano? Ai soldi? Il mago lo fanno mira soprattutto solo ai per soldi. guadagno. Il mago mira solo i soldi, unicamente ai soldi, e la sua grande abilità è quella di sapere vuotare il portafoglio. Possibile, Don Gabriele, che nel mondo, nel terzo millennio, con tutto il progresso scientifico che c'è, con tutte le conoscenze anche a livello più basso della popolazione, l'istruzione che c'è, ma possibile che si vada ancora dal mago? Purtroppo è possibile. Da notare che il ricorso al mago è un fenomeno di tutti i tempi, di tutte le epoche, di tutte le razze umane, che convivono con tutte le religioni. Quindi uno può andare a messa la mattina e al pomeriggio andare dal mago. Ossia non guarda in faccia il ricorso al mago, non guarda in faccia né il grado di cultura della persona, né il grado di civiltà dell'ambiente in cui la persona vive, né il grado di raggiunta intelligenza di una persona. Anche le persone più intelligenti, più istruite, si vede che vanno dal mago. Perché? È curiosità, è debolezza, è bisogno, non so, un industriale, un commerciante che a un certo punto vede che il suo negozio viene completamente disertato, nessuno mette più piede nel suo negozio e allora va dal mago sperando che il mago trovi la soluzione per far sì che dei nuovi clienti tornino a frequentare il suo negozio. E ahimè non arrivano lo stesso. E i clienti non arrivano lo stesso. In compenso, quei pochi quattrini che ha li sborsa dandoli al mago. Dandoli al mago. Don Gabriele, che cos'è la divinazione? La divinazione è indovinare il futuro, è predire il futuro. Anche questa è una forma molto usata dai maghi, per cui si confonde la divinazione con la magia, è quella forma di magia che predice le cose future. Anche qui o è solo imbroglio o c'è un intervento demoniaco. Ecco perché la Chiesa mette in guardia anche dal ricorso ai maghi, come mette in guardia da tutte le forme di superstizione, perché sono un abdicare dall'autorità di Dio e dal ricorso a Dio. Quindi tutti quei personaggi che nelle TV private e locali fanno la lettura dei tarocchi, delle carte, i pendolini, tutte queste cose qua, possiamo dire chiaramente e tranquillamente, fatene a meno. E fatene a meno, sono tutte falsità, però purtroppo sono tutti metodi che hanno divulgato enormemente il ricorso ai maghi, e tante persone che poi sono venute da me mi dicevano: sono andato dal mago tale, dalla maga tale, perché l'ho vista in televisione, ho preso contatto con lei, eccetera, perché molte volte queste produzioni, queste visioni in televisione divulgano purtroppo l'errore e divulgano il ricorso a queste forme di superstizione. Quindi niente magie, niente sedute spiritiche, niente letture delle carte. Amici ascoltatori, seguite Don Amato che di queste cose se ne intende.
e ci rivediamo nella prossima puntata. Grazie per l'ascolto. Amici ascoltatori, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre con Don Gabriele Amorth e oggi entriamo più nel dettaglio in quello che è il fenomeno degli esorcismi, di cui Don Gabriele Amorth è un esperto da lunga data. E parliamo oggi dei disturbi provocati dal demonio. Don Gabriele, quali disturbi può dare il demonio? Il demonio può dare 4 tipi di disturbi. Il più grave, la possessione diabolica, la vessazione, l'ossessione, l'infestazione. La possessione è quando si ha l'impressione che il demonio sia dentro una persona, parli con la bocca della persona, agisce con le membra della persona, la persona va in trance. La persona va in trance, il più delle volte non ricorda niente di ciò che ha detto, di ciò che ha fatto durante l'esorcismo. E è la forma più grave, la forma più forte, e diciamo anche subito che quando uno è posseduto dal demonio, per liberarlo dal demonio occorrono molti esorcismi, molta preghiera. La vessazione è quando non c'è una presenza del demonio, ma il demonio dà dei disturbi, per così dire, dall'esterno. Ad esempio, prendiamo un Padre Pio che veniva battuto, colpito dal demonio, veniva percosso dal demonio. E era indemoniato? No, non era indemoniato, però il demonio gli dava dei disturbi fortissimi, esterni, lo faceva sanguinare, una volta gli ha sbattuto la testa per terra, hanno dovuto dargli dei punti nell'arco sopraccigliare. Ecco, la vessazione diabolica. E la terza? La terza forma è l'ossessione. L'ossessione diabolica è quando il demonio dà dei pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla disperazione e che portano il più delle volte ai tentativi di suicidio. Pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla persona alla totale disperazione, oltre alla totale incapacità di compiere qualsiasi attività. E sono casi che lei ha potuto constatare di persona? Sono tutte nelle 3 forme? Sì, tutti i casi che ho potuto constatare di persona, e molte volte, dal momento che di esorcismi ne ho fatti proprio tanti in questi anni. L'ultima forma, la infestazione diabolica, io riservo questo linguaggio, questo termine, non per le persone, ma per i luoghi, per gli oggetti, per gli animali. È possibile che anche una casa venga infestata dal demonio, che si sentono porte che sbattono, finestre che si aprono e si chiudono, luci che si spengono, si accendono da soli, botti, fenomeni vari che purtroppo qualche volta avvengono. Da notare che sono tutti fenomeni rari, tutte e 4 queste forme sono fenomeni rari. Ecco, non facciamo appunto allarmismo, non è che queste cose succedono tutti i giorni in tutte le case con tutte le persone. Sono casi molto specifici che possono succedere, ma non è detto che succedano, vero? Esatto, e il più delle volte le persone che vengono da noi esorcisti vengono per farsi fare un esorcismo accusando qualcuno di questi disturbi e in realtà non hanno nessuno di questi disturbi. Don Gabriele, però in che modo si può essere colpiti dal demonio? Perché si fa fatica a credere che ci possa essere qualcuno al di fuori di noi
che abbia un'influenza così, che può avere un'influenza così forte nella nostra vita? Purtroppo questo è possibile. Anche qui io uso elencare 4 forme per cui uno può essere colpito dal demonio. Una prima forma, se uno si indurisce fortemente nel peccato, come è il caso di Giuda, quando il Vangelo ci dice Satana entrò in lui. Anch'io ho avuto un caso di un giovanotto di un 35 anni che era veramente posseduto dal demonio perché aveva un complesso che non le sto a elencare di vizi, tanto che quando gli ho detto tu c'hai un demonio grande e grosso, mi ha risposto sì, lo voglio, ci sto bene, sto volentieri con lui. Ecco la volontà di dare se stesso al demonio. Una seconda forma, qui è una forma colpevole, uno è colpevole della possessione diabolica. Un'altra forma che è incolpevole è quando uno, ed è purtroppo la più comune, quando uno viene colpito da un maleficio. Maleficio è fare del male per mezzo del demonio. Purtroppo è possibile che ci siano persone collegate a Satana, anche qui caso rarissimo, e che possano fare del male per mezzo del demonio. È un caso purtroppo che sempre nella rarità dei casi che si presentano di influenze demoniache è un caso che purtroppo si dimostra reale, si dimostra abbastanza frequente. Non so, faccio un esempio. Ecco, qual è la forma più diffusa e pericolosa di questi disturbi? È questa qui proprio, la forma più pericolosa, più comune, è che uno resti colpito da un maleficio. Maleficio fatto da un'altra persona che si rivolge a un mago, a un vero mago collegato con Satana, per fare del male a questa persona. Purtroppo questa forma è possibile. È possibile, ci si difende, diciamo anche subito, chi è in grazia di Dio, chi prega, chi vive unito al Signore è corazzato, per cui anche se gli viene fatto un maleficio è difficilissimo che il maleficio attecchisca, in genere non attecchisce. Ma chi è che può fare del male a un'altra persona? Cioè, esistono veramente questi personaggi dediti al male? Purtroppo esistono, purtroppo esistono. Ci sono persone dedite al male. Ma sono persone che possiamo incontrare, sono persone normali o hanno qualcosa che noi possiamo individuare in loro, per cui possiamo dire quello è una persona malefica? No, in genere non hanno niente di particolare per cui non sono individuabili. Non sono individuabili, però è individuabile magari la persona che ha fatto il maleficio, che l'ha commissionato. Non so, mettiamo una ragazza è fidanzata, il fidanzato a un certo momento la pianta. In genere è la madre della ragazza che si vendica, vuole vendicare la figlia e dice ah sì, tu non ti sposerai mai. Ed è un fatto che questo giovane, per quanto faccia tentativi, non riesce più a trovare una ragazza. Perché? Perché gli è stato fatto un maleficio che gli impedisce il legame con una ragazza. Sono casi rari, ripeto, molto rari, ma possibili. E la soluzione, diciamo, lo strumento di difesa è evitare il peccato? Esatto, evitare il peccato, pregare, ricevere anche semplici benedizioni di un sacerdote. Le benedizioni sono efficacissime, uno si libera dai malefici, ci si libera soprattutto con ricorso a Dio, ci si libera con la preghiera, ci si libera anche ricevendo preghiere di guarigione e liberazione come vengono fatte comunemente nei gruppi del rinnovamento. Ecco, c'è il problema poi però di chi convive con queste persone che hanno problemi, che sono stati colpiti dal male. C'è contagio? No, non c'è contagio. O come dobbiamo comportarci con queste persone che magari ci capitano anche nell'ambito delle nostre conoscenze? Diciamo subito che non c'è contagio. Questo ci tengo bene a dirlo, per cui anche quelle persone che ad esempio assistono, aiutano una persona posseduta dal demonio, aiutandola a pregare, aiutandola a venire dall'esorcista, aiutandola a tenerla stretta se durante l'esorcismo diventa furiosa, non hanno nessun danno, nessuna conseguenza.
sono mali che non hanno contagio, non sono contagiosi. E nel caso invece che si presupponga una certa, come dire, una predisposizione ereditaria a queste cose, è possibile? Ma questa è una questione discussa. Da quando un medico inglese, Kenneth McCall, ha scritto un libro in cui fino alle radici e poi altri libri in cui ha studiato l'albero genealogico e fa risalire i mali all'albero genealogico, ecco, è venuto un po' di moda pensare che uno possa ricevere ereditariamente questi mali. Io non ci credo, perché il mio grande maestro, il compianto padre Candido Mantini, non ci credeva, diceva ereditiamo già tante cose dai nostri antenati, i mali malefici non si ereditano. Quindi la Bibbia le dice, colpe dei padri non possono ricadere sui esatto, figli. la no? Bibbia dice chiaramente che ognuno paga per sé, i padri non pagano per le colpe dei figli e i figli non pagano per le colpe dei padri. Che possa rimanere un po' di dubbio che ci sia un qualche maleficio fatto proprio perché ricada su una persona, su un figlio, su un nipote, ecco, un po' di dubbio può rimanere. La lascio come questione dubbia, come questione aperta. In linea generale però direi di scartarla. E comunque, Don Gabriele, alla fine del discorso prevale sempre quello che abbiamo detto sin dall'inizio delle nostre trasmissioni, cioè che chi è con Dio, chi è con Cristo, non deve temere nessun male, vero? Esatto, non deve temere Dobbiamo nessun sempre male. lasciar passare questo messaggio positivo. Certo, San Giacomo ci dice resistete al diavolo e lui fuggirà da voi. È il diavolo che ha paura di noi, perché noi siamo con Cristo che ha sconfitto Satana, per cui non dobbiamo avere nessuna paura del demonio, nessuna paura di ricevere dei malefici, nessuna paura di... Dobbiamo temere solo una cosa, ecco sì, dobbiamo temere il peccato. Dobbiamo temere il peccato perché questo sì che dà la nostra anima a Satana. Tra l'altro vorrei dire, i mali che il demonio può dare sono solo mali fisici che colpiscono il corpo. Mai il demonio può arrivare a toccare l'anima. Solo il peccato fa sì che la nostra anima venga toccata dal demonio. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amort, grazie anche a voi amici ascoltatori che ci avete seguiti, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre con Don Gabriele Amort e oggi parliamo di come distinguere un malato da un posseduto dal demonio. Don Gabriele, non c'è il rischio di confondere una malattia fisica con una possessione diabolica? Il rischio c'è e direi che è uno dei casi limite più difficili da parte dell'esorcista riuscire a fare questa distinzione. Dico anche subito che la certezza che un male sia di carattere malefico sia soltanto facendo l'esorcismo. Prima però bisogna vedere se ci sono motivi di sospetto per dover procedere all'esorcismo. Quindi come si fa? Intanto chi viene dall'esorcista è già sempre stato prima curato da psichiatri, se no non vengono. Se uno non ha fatto visite psichiatriche gliele facciamo fare, perché quando uno ha un male, la normalità è che il male sia un male di carattere naturale, è un'eccezione che il male sia un male malefico, per cui se viene da me una persona che non è ancora stata visitata da uno psichiatra, da uno psicologo,
allora lo mando, dico, non la prendo in considerazione. Quindi l'unico preliminare all'esorcismo è la visita psichiatrica, non ci sono altri tipi di esami che si fanno? Visita psichiatrica. Poi dipende dai tipi di mali che uno ha. Se uno ha dei mali naturali allo stomaco, alla testa, allora possono esserci altri specialisti medici che hanno provato a curare senza ottenere nessun effetto. Anche questo è un caso che molte volte a noi si presenta. Ma stiamo al tema principale, distinguere un male malefico da un male psichico, che è la cosa più difficile. Si incomincia col chiedere se una persona ha dell'opposizione al sacro, perché l'opposizione al sacro è il sintomo più forte di differenza. Per esempio, se prima pregava e poi non prega più, se prima andava a messa e poi non ci va più, se quando viene benedetta si arrabbia, si rotola per terra, se bestemmia, se non può vedere immagini sacre. Ecco, questi sono sintomi di sospetto, non certi però, solo sintomi di sospetto. La certezza, ripeto, sia solo con l'esorcismo. Lei lo fa questo in una sorta di interrogatorio che fa l'individuo che si presenta da lei? Esatto, prima di tutto si fa un interrogatorio all'individuo, possibilmente anche presente i genitori, i suoi parenti, i suoi cari, perché è anche importante sentire il loro parere. L'individuo molte volte non è un buon giudice di se stesso perché non si rende conto dei suoi comportamenti. Per esempio, ho a che fare adesso con un giovane che non è indemoniato, però bestemmia, si arrabbia, dice parolacce contro i genitori e poi non ricorda niente di tutto questo. Qui si tratta di un male di carattere naturale, non è un male di carattere malefico. Ecco, Don Gabriele, alla fine non è che tutti quelli che magari bestemmiano o fanno qualche azione cattiva sono posseduti dal demonio. No, è raro. La possessione del demonio, diciamo pur sempre, è rarissima, però qualche volta c'è. Non so, un caso pratico, un papà dubita che un suo figlio abbia la possessione diabolica perché bestemmia, perché si arrabbia se sente pregare, perché hanno provato a farlo benedire, si rotolava per terra. Un giorno a tavola, mentre mangiano, il papà interiormente, senza aprire bocca, incomincia Ave Maria. Questo giovane di scatto s'alza in piedi, papà smettila. Ecco, un segno così è un sintomo di sospetto. Poi si procede, in caso simile, si procede all'esorcismo. Sì, ecco, lei dalla sua esperienza, avendo praticato molti di questi casi, riesce a percepire subito o ha bisogno di molto tempo per capire se una persona ha solo un problema fisico, psicologico oppure un problema di tipo più complicato? In genere ci riesco subito a capirlo, non occorre neanche fare un esorcismo di prova, in genere riesco a capirlo già dal discorso, tutt'al più do una benedizione e vedo se alla mia benedizione ha un minimo di reazioni, se non ha nessuna reazione vuol dire proprio che non c'è niente. Ecco, e proprio stando alla sua esperienza, sono molti i casi di possessione diabolica effettiva, oppure sono soltanto, non so, casi rarissimi nella sua esperienza? I casi di possessione vera e propria sono rari, sono più frequenti i casi di disturbi di carattere malefico. Da notare che ci possono essere disturbi di carattere malefico senza che ci sia la possessione diabolica e anche in questo caso, il nuovo catechismo lo dice espressamente, si possono praticare esorcismi. Perché noi in una precedente puntata abbiamo detto che ci possono essere tante cause, no? Sì. Di possessione o che si arriva alla possessione diabolica proprio perché ci sono fenomeni appunto di magia, di occultismo. L'occultismo è tanto pericoloso. Uno che si dà i maghi, si dà sedute spiritiche, si dà sette sataniche, è molto facile che resti colpito dal demonio, almeno con disturbi di carattere malefico. Più raramente può portare, questi fenomeni possono portare
almeno o perlomeno al disturbo, ma non alla possessione diabolica vera e propria. Esatto, al disturbo ma non alla possessione, però anche nel caso di disturbo si fanno esorcismi. Sì. Don Gabriele, ci sono dei casi citati anche nel Vangelo, come il giovane guarito da Gesù ai piedi del Tabor. In quel caso si trattava di una malattia, di epilessia, come molte volte si accenna, oppure di una possessione diabolica effettiva? Ecco, lì il Vangelo è chiarissimo, si tratta di possessione diabolica. Perché allora viene chiamato da alcuni evangelisti epilettico? Perché ci dà l'occasione di toccare, di mettere il dito su un altro trucco del demonio. Il demonio fa di tutto per nascondersi, perché se si manifesta la sua presenza allora viene sfrattato. Fa di tutto per nascondersi e alle volte si nasconde assumendo degli atteggiamenti di una malattia. Quindi in questo caso, nel caso dei giovani al piedi del Tabor, il demonio si nascondeva dando dei disturbi che erano identici ai disturbi dell'epilessia, per cui questo cadeva per terra, si muoveva e allora uno avrebbe detto è epilettico. Invece era il demonio che si nascondeva sperando di non essere scoperto, ma sperando che le persone pensassero solo un'epilessia. Perché poi nel Vangelo ci sono tanti altri casi invece che vengono citati molto chiaramente di possessione diabolica. Sì, ci sono tanti casi. Gesù ha esercitato spessissimo questo ministero e agli apostoli ha detto di esercitarlo e ha dato il mandato di esercitarlo anche a tutti i suoi seguaci. Coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, dice il Vangelo di Marco al capitolo 16, versetto 17. Quindi tutti possono fare preghiere di liberazione. Ecco, sempre rimanendo alla distinzione tra malattia e possessione, è possibile però il caso in cui uno presenti dei sintomi sia di malattia psichica come pure di possessione diabolica, cioè che ci siano purtroppo tutti e due i mali? È possibile, sono i casi più difficili e sono i casi in cui uno ha bisogno sia delle cure dello psichiatra sia degli esorcismi da parte dell'esorcista. Però il caso rarissimo, ma è un caso possibile. Ne ho avuto anch'io alcuni esempi. Un esempio tipico, questo ve lo racconto perché è bello dirlo. Padre Candido sospettava che una sua paziente, di cui era sicuro che aveva una possessione diabolica, sospettava che avesse anche mali di carattere malefico. E allora ha telefonato a un suo amico psichiatra, ha preso appuntamento, gli ha mandato sta ragazza. Lo psichiatra, un bel tavolo grande, l'ha fatta sedere, gli ha fatto l'interrogatorio che fanno sempre gli psichiatri all'inizio e poi gli ha detto: guardi signorina, lei intanto prenda queste medicine. Gli ha incominciato a scrivere nel suo prontuario. Ha visto immediatamente una mano che è arrivata sul suo prontuario, gli ha strappato il foglio, l'ha buttato nel cestino dicendo con una voce rauca maschile: questa non è roba per me. Ha guardato sta ragazza, era distante, immobile, seduta sulla sedia, non è che si sporgesse in avanti, ha calcolato che il braccio le si sia allungato di 2 metri. Ha avuto una tale paura questo medico che non ne ha più voluto sapere né di sta ragazza né di nessun paziente di Padre Candido. E l'ha mandata dall'esorcista? L'ha mandata dall'esorcista. Ecco, allora quindi che consiglio dare a chi si ritiene colpito da un maleficio? Andare dall'esorcista o andare dallo psichiatra o da tutte e due? Andare prima di tutto a pregare, in ogni caso pregare, poi prima di tutto uno va dal medico. Perché è molto più facile, la normalità dei casi è che i mali siano di carattere naturale, è rarissimo il caso, è un'eccezione che il male sia di origine malefica. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorto, grazie anche a voi amici ascoltatori, arrivederci alla prossima puntata.
Amici ascoltatori, rieccoci all'appuntamento con il diavolo e l'esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amorth e oggi affronteremo proprio nel dettaglio che cos'è l'esorcismo. Appunto, Don Gabriele, perché la Chiesa pratica e che cos'è la pratica dell'esorcismo? La pratica dell'esorcismo è una pratica istituita da Gesù Cristo, un potere che Gesù ha dato agli apostoli e poi l'ha esteso ai discepoli e alla fine l'ha esteso anche a tutti i credenti in Lui, il potere di cacciare i demoni. Abbiamo detto in un'altra puntata che tutti i popoli di tutte le nazioni, di tutte le razze hanno il senso della presenza di un male malefico, lo combattono come possono conforme la loro cultura. Ecco, sappiamo dal Vangelo, dalla Bibbia esattamente chi è Satana, sappiamo esattamente che persona è, sappiamo esattamente che Cristo lo ha vinto e Cristo ha dato il potere di cacciarlo via. Quindi diciamo che l'esorcismo si fa non in presenza di malattie o in presenza di turbe psichiche, ma si fa soltanto quando ci si è accertati che c'è la possessione diabolica. Esatto, quando c'è o la possessione o un male di carattere malefico, allora si procede all'esorcismo, negli altri casi no. Quando è che si può e si deve fare un esorcismo allora? Si deve fare un esorcismo? Cioè quando è che l'esorcista prende la decisione, dice qui bisogna intervenire? Quando vede dall'interrogatorio e dai segni preliminari che io chiamo sintomi di sospetto, vede che c'è da pensare alla possibilità della presenza del demonio o dell'influenza del demonio. Allora procede all'esorcismo e con l'esorcismo ci si accerta se questa presenza, se questa influenza c'è o non c'è. Varie volte mi è capitato di fare un esorcismo preliminare su una persona per cui mi sembrava che ci fossero sintomi di sospetto e già facendo questo esorcismo preliminare ho visto che non c'era niente. E allora basta. Don Gabriele, dalla sua esperienza, le è rimasto qualche volta qualche dubbio se procedere o meno? Qualche volta sì. E in genere io sono favorevole, quando ho il dubbio, sono favorevole a procedere, perché mi sono capitati dei casi in cui il demonio si è manifestato dopo una serie di esorcismi, non durante i primi esorcismi. Se avessi smesso non mi sarei accorto di questa presenza del demonio. E adesso veniamo a chi può fare. Lei ha accennato in precedenza al fatto che Gesù ha dato un certo mandato ai suoi discepoli. Gesù ha praticato gli esorcismi, ha dato il mandato ai suoi discepoli di fare esorcismi e di scacciare il male. Quindi oggi chi può fare l'esorcista? Ecco, diciamo subito che nei primi 4 secoli della Chiesa tutti i cristiani facevano esorcismi, ossia cacciavano i demoni. Poi nel IV secolo la Chiesa ha istituito, per dare più forza, più valore, più importanza, più efficacia all'esorcismo, ha istituito il sacramentale dell'esorcismo, che è riservato ai sacerdoti autorizzati dal loro vescovo. Per cui l'esorcismo può essere fatto soltanto da sacerdoti autorizzati dal vescovo. Ecco, noi parliamo, Don Gabriele, che cos'è un sacramentale? Un sacramentale è un rito istituito dalla Chiesa, i sacramenti sono istituiti da Gesù Cristo, è un rito istituito dalla Chiesa, un po' con delle similitudini con i sacramenti, che hanno degli scopi altamente spirituali. Quindi diciamo che è un qualcosa che si avvicina a un sacramento. Che si avvicina, molte volte lo completa, molte volte i sacramenti comprendono anche dei sacramentali, per esempio l'uso d'acqua benedetta. L'acqua benedetta è un sacramentale, nell'amministrazione di vari sacramenti si usa l'acqua benedetta. Che doti deve avere un esorcista? Un esorcista, direi le doti comuni che dovrebbe avere qualunque sacerdote. Il diritto canonico elenca che sia uno di preghiera, che sia uno di scienza, per dire insomma di una certa cultura, che sia uno di buona fama. E può farlo qualunque sacerdote oppure c'è un incarico da parte della Chiesa locale per procedere agli esorcismi? È il vescovo che a suo arbitrio
dà l'incarico a un sacerdote di fare l'esorcista, ossia lo autorizza a usare quelle preghiere particolari riservate all'esorcista e a fare quelle preghiere, appunto gli esorcismi, che sono preghiere ufficiali della Chiesa, ossia fatte in nome della Chiesa. Ecco, nella Chiesa locale, in una parrocchia, in una diocesi, una persona che ha di questi problemi o perlomeno ha di questi dubbi, come fa? Come si muove? A chi deve rivolgersi? Io consiglio sempre di rivolgersi alle curie vescovili. Non occorre la persona del vescovo, basta il suo segretario, il vicario generale. Siccome sono i vescovi che nominano gli esorcisti, nelle curie vescovili sono informati di chi sono gli esorcisti della diocesi. A Roma, ad esempio, siamo in 9 esorcisti. Se uno va all'ufficio del vicariato, c'è un ufficio apposito per la pastorale degli esorcisti, danno l'elenco dei 9 esorcisti della diocesi di Roma. Quindi non affidarsi al primo venuto, ma andare nelle strutture della Chiesa. Esatto, andare nelle strutture della Chiesa per avere l'esorcismo. Perché purtroppo ci sono anche dei casi di persone che si sono affidate a degli imbroglioni. Esatto, purtroppo è vero che si sono affidati ad imbroglioni e io dico sempre, se la persona a cui voi vi rivolgete è un laico, senz'altro non può fare esorcismi, perché l'esorcismo lo può fare solo un sacerdote autorizzato dal vescovo. Se è un sacerdote e dubitate che sia esorcista, telefonate alla curia vescovile e vi rispondono se quello è veramente esorcista o no. Quali sono gli effetti di questa pratica dell'esorcismo? Si arriva subito alla liberazione oppure è un processo lungo? In genere il processo è lungo, dipende dalla profondità del male, direi, e anche se il male è molto radicato. Ad esempio viene da me un uomo di 50 anni e facendo l'itinerario della sua vita si vede che il male ce l'ha avuto da quando aveva 10 anni e il male ha avuto tempo di mettere radici e allora ci vuole più tempo. In genere per liberare una persona posseduta ci vogliono mesi di esorcismi o anche anni di esorcismi. E aggiungo anche una frase di Sant'Alfonso de Liguori tanto vera, che dice che non sempre con gli esorcismi si arriva alla totale liberazione, sempre si arriva a dare beneficio, per cui la persona ha beneficio e in genere può condurre una vita normale, anche se non si arriva alla totale liberazione. Il caso più lungo che le è capitato per le mani? Ce ne sono alcuni casi che li ho da quando sono stato nominato esorcista nell'86 e ancora adesso perdurano. Quindi ancora dopo 18 anni? Dopo 18 anni, però come dicevo hanno avuto grandi miglioramenti, prima si agitavano, prima si arrabbiavano, si infuriavano durante gli esorcismi, adesso no, l'esorcismo è diventato una benedizione calma, tranquilla, la ricevono una volta ogni 3-4 mesi, ossia rare volte, quando sentono il bisogno di ricevere una benedizione d'esorcismo, vengono, ritornano, per cui una liberazione totale non c'è, ma conducono una vita normale. Sono in via di guarigione, si può dire. Sì, sono in via di guarigione. Don Gabriele, accanto a quella che è la pratica dell'esorcismo, c'è anche la preghiera di liberazione. Sì. Che cos'è? Ecco, la preghiera di liberazione è molto importante ricordarla, perché le parole di Gesù, coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, per cui tutti coloro che credono in Gesù, uomini, donne, adulti, bambini, possono cacciare demoni con la preghiera di liberazione, che è una preghiera privata, mentre l'esorcismo è una preghiera pubblica fatta in nome della Chiesa, con l'autorità della Chiesa, quindi a maggior forza. Però anche la preghiera privata, se fatta con fede, ha forza, tanto che ci sono molti santi che senza essere esorcisti cacciavano i demoni per la forza della loro fede. Erano preghiere di liberazione. In cosa consiste? Una preghiera che si trova facilmente nei manuali di preghiera, nei libri, dove? Esatto, si trova facilmente, per esempio anche nell'ultimo rituale pubblicato ci sono alla fine, c'è una seconda appendice con preghiere che tutti i fedeli possono fare.
uno può anche inventarle le parole, perché la base della preghiera di liberazione o dell'esorcismo è sempre in nome di Gesù, Satana vattene. Quindi uno la preghiera di liberazione la può anche inventare, lì per lì. Ecco, quindi diciamo che c'è una preghiera ufficiale della Chiesa e una pratica come quella dell'esorcismo che la Chiesa affida a dei sacerdoti, delle persone incaricate dalla Chiesa locale, mentre tutti possiamo contribuire alla liberazione dal demonio attraverso la nostra preghiera, attraverso le nostre pratiche di pietà normali. Esatto. Quelle quotidiane che facciamo sempre. Esatto, le preghiere quotidiane sono sempre validissime. In più uno può aggiungere anche vere e proprie preghiere di liberazione. Nei gruppi del rinnovamento è diventato usuale fare preghiere di guarigione e liberazione. Magari imponendo, chi guida la preghiera pone la mano sul capo della persona e tutti pregano con parole loro perché la persona sia liberata. D'altronde anche nel Padre Nostro c'è anche questa invocazione, certamente, no? Liberaci dal male. L'ultima invocazione, liberaci dal male, che il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega con molta esattezza, non significa liberaci dal male in generale, ma significa liberaci dal maligno, ossia liberaci dalla persona di Satana. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amort per la consulenza che ci ha dato, la sua competenza, e noi ci rivediamo, cari amici ascoltatori, alla prossima puntata. Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amort e dopo tutto quello che abbiamo spiegato a proposito delle possessioni diaboliche, della magia, dell'occultismo, veniamo al punto centrale, cioè all'esorcismo. Come si fa? In quali casi si fa? Come si procede? Don Gabriele Amort ci farà vedere oggi come si fa un esorcismo. Abbiamo detto, Don Gabriele, quindi che si arriva alla persona da esorcizzare dopo aver fatto tutta una serie di preliminari. Quali sono? L'interrogatorio è vedere se ci sono sintomi tali da dover procedere all'esorcismo. Se si vede che questi sintomi ci sono, allora si procede all'esorcismo. Si fa venire la persona, ho sempre con me almeno 4 persone che mi aiutano e che si mettono in cerchio di fronte alla persona che siede su una poltrona. Se sappiamo già che la persona, o se già accorgiamo durante l'esorcismo che la persona si infuria, allora anziché sulla poltrona la mettiamo su un lettino. Abbiamo sempre anche un lettino e eventualmente ci aiutiamo anche con delle cinghie per tenerla stretta, perché l'importante è che la persona non si faccia male. Quindi, Don Gabriele, il luogo dove si procede all'esorcismo è una chiesa oppure può essere un luogo qualsiasi? Può essere un luogo qualsiasi. Di per sé sarebbe meglio se fosse la chiesa. In genere è la sagrestia o un luogo adiacente alla chiesa, una stanza adiacente alla chiesa. Certo che bisogna sceglierla in modo che sia una stanza, un posto che non desti dei sospetti. Ad esempio è possibile che la persona esorcizzata urli, e quindi è importante che non sia, per esempio, una stanza che dà sulla strada, perché si sentirebbe urli sulla strada e la gente si potrebbe allarmare. Cioè anche l'indemoniato ha diritto alla sua privacy. Esatto, anche l'indemoniato. Anche perché sono delle cose delicate queste. Sì,
ha diritto assolutamente, ha diritto, e ci tengono a non essere conosciuti, a non essere riconosciuti. Quando tante volte mi è stato chiesto per delle interviste televisive se c'era qualcuno disposto a intervenire, mai ho trovato nessuno disposto a intervenire, anche di quelle persone che sono state liberate non vogliono intervenire. Perché? Perché hanno poi l'idea che se le persone, gli amici, i conoscenti vengono a sapere che loro erano state possedute dal demonio, nutrono poi dei sospetti nei loro riguardi. Quindi mi tolgo una curiosità, non ci sono filmati di scene di esorcismo, filmati veri? Nel mondo cattolico no, ce n'era una sola che ho visto venuta dall'America, un filmato, proprio una via di eccezione, fatto da un esorcista americano col permesso del suo vescovo, un filmato che ha avuto anche qui da parte di alcune reti televisive, è stato riprodotto. Poi varie reti televisive hanno riprodotto degli esorcismi di un sacerdote gallicano, lì non c'è nessuna proibizione e c'è un sacerdote gallicano che filma gli esorcismi che lui fa. Quindi fatti tutti i preliminari si arriva al momento in cui il sacerdote o l'esorcista procede al rito. Procedo al rito. Si fa sedere la persona e io mi metto la stola viola, che è il colore della penitenza. Io uso le stole lunghe, ossia le stole che si usano per le casule quando si dice la messa. Uso la stola lunga perché un lembo della stola viene messo sulla spalla della persona che viene esorcizzata. Poi io gli tengo la mano sul capo e prima gli faccio baciare il crocifisso. Io uso un crocifisso che ha una particolarità. È un crocifisso che ha innestata la medaglia di San Benedetto. Adesso sono molto comuni questi crocifissi grandi e piccoli di varie dimensioni. Ecco, perché San Benedetto? Perché San Benedetto era considerato un potente esorcista. Notate che non era esorcista, San Benedetto era monaco, probabilmente non era neppure sacerdote, però era santo e come tutti i santi aveva una forza grandissima contro il demonio. Faccio il segno della croce, alle volte lo faccio baciare e poi procedo nell'esorcismo. Come procedo? Procedo così. Prima faccio dire un Pater Ave Gloria anche perché le persone presenti possano collaborare anche loro. Da notare l'importanza grandissima della preghiera. Io dico sempre alle persone che vengono esorcizzate, ricordati che ti liberi, sei tu che ti liberi, io ti aiuto, ma chi si libera sei tu. Ecco, quindi le preghiere che vengono recitate da lei, dall'esorcista, cosa sono? Sono delle preghiere bibliche, delle preghiere della Chiesa, della tradizione? Dopo aver detto un Pater Ave Gloria, incomincio le preghiere del rituale, ossia c'è un rituale emanato dalla congregazione del culto, un rituale con delle preghiere d'esorcismo che sono riservate all'esorcista, ossia solo gli esorcisti possono recitare quelle preghiere lì. Incomincio con queste preghiere. Se la persona è posseduta, va in trance, io me ne accorgo subito. E ho anche l'interrogatorio col demonio. A un certo punto, dopo aver fatto i primi esorcismi, interrogo il demonio. Che domande gli faccio? Da notare che il demonio fa molta fatica a parlare, perché il demonio vorrebbe più che può stare nascosto. Fa molta fatica a parlare. La prima cosa che gli chiedo è il nome. Come ti chiami? Chi sei? E devo ripeterlo molte volte. Perché si chiede il nome? Si chiede il nome perché per il demonio dire il nome è già una mezza sconfitta, è già uno smascherarsi, è già un uscire allo scoperto. Per cui chiedo il nome. E che nomi vengono fuori? Mi perdoni la curiosità. Quando sono demoni robusti vengono fuori i nomi biblici. Il più frequente è Satana, Lucifero, Asmodeo, frequentissimo Asmodeo, Zabulon, Meridiano. Ecco, sono nomi di carattere biblico. Altri nomi vengono fuori alle volte, sono l'ira, sono la discordia,
Nomi di vizi, diciamo. Ossia nomi astratti di disturbi che il male dà alla persona. Ma è raro, il più delle volte dicono uno di questi nomi comuni o alle volte dei nomi strani che io non li ricordo neppure. Non li ricordo. Astaroth, anche Astaroth è un nome abbastanza comune. Ecco, Don Gabriele, proprio in questo momento cruciale dell'esorcismo si parla di reazioni che l'esorcizzato ha, ma reazioni anche molto forti, molto violente a volte. Se ha delle reazioni violente, alle volte lo passiamo dalla poltrona al lettino. Lo mettiamo steso sul lettino e lo teniamo ben stretto perché dobbiamo fare in modo che la persona non si faccia male. Quando una persona va in trance è sotto la nostra responsabilità, per cui se sbattesse le mani, la testa contro i muri si farebbe male e sarebbe colpa nostra. Per cui noi lo teniamo ben stretto in maniera che non si faccia male. E proseguiamo l'interrogatorio. Quanti siete? In genere dicono sei solo, in genere dicono no. Quanti siete? 3, 7, una legione, 1000 legioni, eccetera. Dicono da notare che il demonio è bugiardo, per cui non c'è da credere a quello che dicono. Non c'è da credere a quello che dicono. Poi chiediamo come sei entrato qui, quando sei entrato qui, e poi chiediamo quando uscirai, la data, in che mese, in che giorno, a che ora. Anche qui si fa molta fatica a farli parlare, alle volte dicono non lo so, alle volte rispondono con una data e viene quella data. Don Gabriele, l'uscita del demonio dal corpo del posseduto, da chi dipende? Dipende dalla volontà del diavolo, dalla volontà del posseduto? Dipende dalla volontà di Dio, diciamo schietto, chi è che guida le cose è sempre il Signore, però dato che il Signore rispetta la libertà delle persone e anche la libertà dei demoni, dipende anche il quando, con quale forza la persona è stata posseduta. Ecco, allora, quindi l'esorcizzato può anche collaborare alla sua liberazione? Deve collaborare, è indispensabile che collabori. Durante l'esorcismo no. Durante l'esorcismo alle volte quando arrivano da essere abbastanza coscienti capita che anche durante l'esorcismo riescono mentalmente a pregare, anche a dire per esempio soltanto Satana vattene, oppure a invocare Gesù Maria. Ci riescono e me lo dicono dopo che durante l'esorcismo sono riusciti a pregare. In genere durante l'esorcismo no, non riescono a pregare, ma sono completamente in trance, ossia sono completamente assenti e non ricordano niente di quello che è avvenuto durante l'esorcismo. Ma è molto importante che preghino prima, dopo, quindi noi li mettiamo sotto cura, la messa possibilmente quotidiana, il rosario possibilmente quotidiano, che dicano tutte le preghiere che possono. Quindi che si comportino da bravi cristiani nella loro vita normale. Senz'altro che si confessino spesso. Naturalmente se una persona è in peccato io non procedo neppure all'esorcismo. Viene da me uno che convive. Viene da me un divorziato che convive con un'altra persona. Dico, figliolo caro, io non incomincio neppure. Prima mettiti in grazia di Dio, vivi in grazia di Dio, se no è inutile che io proceda all'esorcismo, perché è molto più importante vivere in grazia di Dio che ricevere l'esorcismo. Uno può anche liberarsi da solo, con le sue preghiere e con i suoi sacrifici, col digiuno. Il Vangelo insiste, certi generi di demoni si caccia via solo con la preghiera e col digiuno. Uno può anche arrivare a liberarsi da solo senza esorcismi, mai uno può arrivare a liberarsi con gli esorcismi se non prega. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorto per averci raccontato la sua esperienza e ci rivediamo alla prossima puntata.
Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Con Don Gabriele Amos abbiamo ripercorso tutto quello che si fa per arrivare a un esorcismo. Vogliamo concludere questo percorso richiamando una figura che per i cristiani è importantissima. Abbiamo detto all'inizio che noi cristiani crediamo che solo Cristo ci salva, ma accanto a Cristo, che è il nostro Salvatore, che è morto ed è risorto per noi, c'è una persona importantissima. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Dietro a Cristo c'è sua madre Maria. E vogliamo parlare in quest'ultima puntata appunto della figura di Maria nel discorso di lotta contro il male. Per combattere il male oggi abbiamo bisogno anche dell'aiuto materno di Maria. Ecco, partiamo, Don Gabriele, da quello che si considera il protovangelo. Sì. Cosa dice di Maria? Il protovangelo, ossia quando Dio, dopo il peccato di Adamo ed Eva, condanna il serpente, dice: porrò inimicizia tra te, tra il serpente, tra Satana e la donna. C'è l'articolo determinativo, una donna ben determinata. Il suo seme, il tuo seme, il seme di lei, il figlio di lei. Esso ti schiaccerà il capo. Quindi direttamente è Gesù, il figlio di Maria, che schiaccia il capo a Satana. Ma dal momento che Maria è associata a tutta l'opera della redenzione, ecco che è legittimo rappresentare anche Maria nell'atto di schiacciare il capo a Satana, e tante volte il demonio ha detto e ripetuto che Maria Santissima gli schiaccia la testa. Quindi una lotta che parte da lontano, questa tra la donna e il serpente, tra Maria Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso, scendete su. Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso, scendete su di loro. O se c'è una persona sola, scendete su, di cui nome mettiamo che si possa chiamare Camilla. Scendete su Camilla. Fondila, Signore, plasmala, riempila di te, usala, caccia via da lei tutte le forze del male, annientali, distruggile, perché Camilla possa stare bene e operare il bene. Caccia via da lei i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana. Spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte.
caccia via da lei tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare Camilla e nessun'altra creatura al mondo. Ordine e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione di Maria Santissima, col potere che ho dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che molestano voi o una persona singola, di lasciarla immediatamente, di lasciarla definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. E io la faccio sempre, la trovo molto efficace. Notate, non è un esorcismo, è una semplice preghiera di liberazione, però ha delle formule che hanno una grande efficacia perché quando si fa la serie dei possibili casi di vessazione diabolica, molte volte chi è colpito da qualcuno di quei casi ha delle forti agitazioni e allora poi magari si passa a fargli degli esorcismi, quindi può essere un controllo anche per vedere se uno ha bisogno o no di esorcismi. Molte volte bastano le preghiere di liberazione. Ecco, comincio subito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese ai inferi, il terzo giorno risuscitato a morte,
salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia.
affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, aiuto dei cristiani, per coloro che vivono situazioni di fragilità, ammalati nel corpo o nella mente, carcerati, disagiati, che si affidano all'intercessione della Beata Vergine Maria di Loreto. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Verbo, concedi che mediante la sua passione e morte giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Oggi meditiamo i misteri del dolore. Nel primo mistero, l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Secondo mistero, la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Terzo mistero. Gesù viene coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quarto mistero. Gesù, carico della croce, si avvia al Calvario.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quinto mistero: Gesù muore sulla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium nos tende. O clemens, o pia, o
Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre di misericordia, Prega per noi. Madre della divina grazia, Prega per noi. Madre della speranza, Prega per noi. Madre purissima, Prega per noi. Madre sempre vergine, Prega per noi. Madre immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. Arca dell'alleanza, Prega per noi. Porta del cielo, Prega per noi. Stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Le anime dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Preghiera alla Vergine di Loreto di Monsignor Angelo Comastri. Madonna di Loreto, tu ci offri la casa come modello di vita e lezione incomparabile di cooperazione. La casa è il luogo del nostro lavoro solidale, è il luogo della condivisione fraterna, è il luogo dove la cooperazione coinvolge tutti e protegge la vita e la dignità di tutti. Madonna di Loreto, Madonna della casa, aiutaci a diffondere nel lavoro lo stile e lo spirito della casa. Aiutaci a suscitare forme nuove di collaborazione sinceramente solidale, per togliere al lavoro umano ogni forma di sfruttamento del fratello sul fratello. Madonna di Loreto, aiutaci a suscitare aggregazioni fraterne che uniscano le persone nella fatica quotidiana, per rendere la società un abbraccio di fratelli che amano il Padre, seguono il Figlio e vivono nello Spirito Santo, spirito di amore, spirito di comunione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. Vergine gloriosa e benedetta,
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E per intercessione della Beata Vergine Maria di Loreto, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave. Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto numero 123. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questi santi e grandi misteri, riconosciamoci peccatori e bisognosi sempre del perdono di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga i cuori dei tuoi fedeli ad accogliere degnamente il mistero pasquale e a proclamare il lieto annuncio della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute.
Erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: hai visto, figlio dell'uomo? Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Dio è per noi rifugio e fortezza. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Dio è per noi rifugio e fortezza. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. Dio è per noi rifugio e fortezza. Lode e gloria a te, o Signore. Lode e gloria a te, o Signore. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Lode e gloria a te, o Signore. Lode e gloria a te, o Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la Porta delle Pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare.
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Vogliamo, come sempre, lasciarci provocare, metterci in ascolto soprattutto della parola del Signore. Che cosa ci ha detto il Signore questa mattina con questa parola che è stata annunciata? Bene, la cosa protagonista della parola del Signore è l'acqua. L'acqua. Il Signore questa mattina ci parla attraverso questa immagine dell'acqua, questo tempio di Gerusalemme da dove fuoriusciva acqua, 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 dal lato destro del Tempio. E l'acqua portava la vita. Ecco l'acqua. Noi non possiamo vivere senza l'acqua. Probabilmente la parola del Signore ci vuole dire che se tu vuoi vivere hai bisogno di Dio. Come hai bisogno dell'acqua per vivere. Quest'acqua potente, quest'acqua che ti risana, quest'acqua che ti pulisce, quest'acqua che rende feconda la terra, che rende bella, pulita la tua vita, l'acqua. E io mi sono domandato, non so se sia un'interpretazione giusta, esegetica, non lo so, però quest'acqua, che cosa ci vuole indicare quest'acqua? È uscita dal lato destro del Tempio e poi per noi cristiani Gesù in croce, quando è stato ferito dalla lancia, dal costato uscì sangue, poco sangue e acqua. Uscì sangue e acqua dal costato di Gesù. Quell'acqua che il profeta Ezechiele aveva visto in questa visione, quell'acqua era l'acqua, ecco, che è uscita dal costato del Signore e che ha il potere di purificarti, di rimetterti in piedi. Quante volte siamo a terra senza più la voglia di lottare, di rialzarci, senza speranza, delusi dalla vita, con tante ferite, delusioni, morti dentro e soli, sempre più soli. E la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato è una pagina bellissima e ci ha fatto capire che con Dio la vita può cambiare. Lui è quella mano tesa che ci prende e ci rimette in piedi, ci libera da tutte le nostre paralisi. Alzati, cammina, vivi. Ecco, il malato, abbiamo sentito, era un uomo da 38 anni, cioè da tutta una vita. 38 era un po' l'età della vita di quel tempo. E quest'uomo è l'immagine dell'umanità. Ogni volta che nella scrittura si parla di ciechi,
zoppi, paralitici, in realtà si parla anche di noi. Noi siamo quell'infermo con le nostre paralisi e povertà. I ciechi, zoppi, paralitici erano coloro che non avevano accesso al Tempio. Erano gli esclusi per eccellenza e secondo la mentalità religiosa del tempo erano i castigati da Dio. In quel tempo la gente diceva: la malattia è castigo di Dio. Se tu sei paralitico vuol dire che Dio non sta dalla tua parte. Ed ecco arriva Gesù e con lui tutto cambia e afferma con le parole e le azioni che la malattia non è affatto un castigo di Dio. Dio non castiga. Dio non disdegna, non teme di entrare in contatto con questo mondo fatto di sofferenza, disperazione, povertà, speranza, superstizione. E in quel luogo di desolazione e di sofferenza Gesù scende in mezzo a quella folla accalcata in attesa del miracolo che non giunge. Ecco come Gesù libera. Da notare che da parte di quell'uomo non c'era stata nessuna preghiera, nessun segno di fede, nessuna richiesta di voler essere guarito. Dio ama e si interessa di noi come una madre premurosa e dice: vengo ad incontrarti nella tua fragilità. Benedetto XVI una volta scrisse: se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Ecco, allora accogliamo questo messaggio da fare nostro, questo invito che il Signore ha rivolto a quel paralitico. Come non puoi vivere senza l'acqua? Io ho un'acqua che ti può risanare, che ti può guarire dalle tue ferite. Alzati dalle tue mancanze, dalle tue infedeltà, prendi il tuo litugio, prendi coscienza che hai bisogno di essere salvato, prendi coscienza del tuo peccato, senti il desiderio di venire guarito dalle tue infermità, dal tuo egoismo e mettiti in cammino, cammina. Questi 3 verbi imperativi che il Signore ha rivolto li possiamo sentire anche su di noi nei momenti di scoraggiamento. Alzati, prendi la tua situazione, le tue sofferenze, ma con me, ecco, ritroverai la forza di camminare. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, i doni che ci hai dato a sostegno della nostra vita mortale, perché diventino per noi farmaco di eternità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, è fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo per la penitenza con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Johann Emanuel e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E preghiamo come ci ha insegnato il Signore Gesù: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Purifica, o Signore, il nostro spirito e rinnovalo con questo sacramento di salvezza, perché anche il nostro corpo mortale riceva un germe di risurrezione e di vita nuova, per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti, concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Canto il numero 90. Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti nadu. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Radosno tajstvo, misterija Gaudiji. Prvo radosno tajstvo, navještenje. Primu misterium Gaudiji, anunciacio. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po Tvojoj riječi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Drugo radosno tajstvo, pohod Marin, secundum mysterium gaudii, visitatio. Da otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Adoramus te,
Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Treće radosno tajstvo rođenje Isusovo. Tertium mysterium gaudii nativitas Domini nostri Jesu Christi. Dok je on to osnovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješ, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Četvrto radosno tajstvo, prikazanje u hramu. Quartum mysterium gaudii, prezentacio. Kad se zatim po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, ponješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu, kao što piše u zakonu Gospodnjem. Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa majka moja, Gospa majka moja Ti, Gospa majka moja, Gospa majka moja Ti. Peto radosno tajstvo, Isusa nađoše u hramu. Quintum mysterium gaudii, invencio in templo. Nakon 3 dana nađoše ga u hramu, gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Tu sei pace, tu sei pace, tu sei pace, tu sei pace. Žalosna otajstva, misterija Doloris. Prvo žalosno otajstvo, Isusova smrtna tjeskoba. Primum mysterium Doloris, agonia in orto. Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima, sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se. Spopade ga žalost i tjeskoba, te pade ničice moleći, Oče moj, ako je moguće, neka me mimo iđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Misericordias Domini, in eternum cantabor, misericordias Domini, in eternum cantabor. Drugo žalosno tajstvo, bičevanje. Secundum mysterium doloris, flagelatio. Pilat ih opet upita, što dakle da učinim s ovim koji ga zovete kraljem židovskim? A oni opet povikaše, raspni ga. Reče im Pilat, ta šta je zla učinio? Povikaše još jače, raspni ga. Hoteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva i preda da se razapne. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Sred te se pećine Marija javi, iz rajske visine svak je pozdravi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Treće žalosno tajstvo, krunjenje trnovom krunom. Tertium mysterium doloris, coronatio spinis. Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvoru praviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnoše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga, zdravo kralju židovski. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Silencijum. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti pade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas.
Majko mira, moli za nas. Četvrto žalosno tajstvo, križni put. Quartum mysterium doloris, baiulatio crucis. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca, koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Peto žalosno tajstvo, razapinjanje i smrt. Quintum mysterium doloris, crucifixio et mors.
Uz Kristu Isusa stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vide majku i krajnje učenika kojega je ljubio, reče majci: ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: evo ti majke. I od toga časa uzeo je učenik k sebi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, Ісус. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo Djevica, Majko Kristova. Moli, moli za nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko
Bog savjeta. Moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Majko crkve, Majko naša. Moli, moli za nas. Djevice premudra, djevice časna, djevice hvale dostojna, djevice moguća. Moli, moli za nas. Djevice milostiva, djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti. Moli, moli za nas. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Moli, moli za nas. Ružo tajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezdo jutarnja, zdravlje bolesnih. Moli, moli za nas. Utočište grešnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Moli, moli za nas. Kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas. Molitva. Preghiera allo Spirito Santo, vieni o Spirito Creatore. Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco amore, santo crisma dell'anima. Dito della mano di Dio promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci liberi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto per Cristo nostro Signore. Amen. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vas da radujemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Cari pellegrini, buonasera. È iniziata la traduzione simultanea in italiano. Adesso inizia la Santa Messa, dopodiché segue la benedizione degli oggetti sacri e l'adorazione eucaristica. La parrocchia vi ricorda gentilmente di lasciare le vostre offerte per il servizio della traduzione simultanea al nostro ufficio informazioni. La parrocchia vi ringrazia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, cari pellegrini, all'inizio di questa celebrazione eucaristica vi saluto tutti cordialmente. Saluto tutti voi che siete collegati con noi via internet, attraverso i mass media. In modo particolare saluto anziani e soli. All'inizio dell'Eucaristia raccogliamoci nel silenzio, riflettiamo sui nostri pensieri, opere, omissioni, preghiere, intenzioni e soprattutto opere. Sempre e dovunque abbiamo annunciato la parola di Dio, oppure abbiamo camminato sulle vie sbagliate per tutti i momenti di debolezze, di peccati, per tutti i momenti quando non abbiamo accolto la sua santa volontà. Pentiamoci all'inizio di questa santa messa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga i cuori dei tuoi fedeli ad accogliere degnamente il mistero pasquale, a proclamare il lieto annuncio della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare, mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi,
vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi, da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Plod će njihovo biti za jelo, a lišće za lijek. Riječ Parola di Dio. S nama je Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovlje. S nama je Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovlje. Bog nam je Dio è per noi rifugio, fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovlje. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio in mezzo ad essa non potrà vacillare, Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovlje. s nama je Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo e Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovlje. Slava tebi, Kriste, riječi Božja. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Slava tebi, Kriste, riječi Božja. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina».
e all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, cari fedeli, all'inizio di questo Vangelo abbiamo sentito che c'era una festa dei giudei e Gesù è salito a Gerusalemme. E a Gerusalemme c'era una piscina presso la porta delle pecore e lì giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. E tra loro, tra quei malati, c'era un uomo che era malato da tanti anni e soffriva. Evangelista ha scritto che 38 anni era in quello stato. La cosa interessante è che Evangelista non dice il suo nome, non ha scritto il nome di quell'uomo. In un certo modo rimane aperto. Ha scritto che 38 anni aspettava, sperava ed era paziente, ma quell'uomo non ha perso la volontà, non ha dubitato nella sua speranza. È sempre lì, di nuovo. Gesù lo sapeva e per questo lo avvicina. Quando l'uomo ha sentito la domanda di Gesù, nella sua interiorità senz'altro era agitato, commosso. Cosa Gesù gli ha detto ancora non lo sappiamo, possiamo immaginarlo, perché Gesù si interessa sempre dell'uomo e sa ascoltare quando l'uomo gli parla. La cosa importante per l'uomo era che Gesù l'ha visto in quella folla e Gesù l'ha domandato, gli ha detto: vuoi guarire? Qui si tratta molto di più della guarigione fisica, è importante quella interiore, quella guarigione del cuore umano, dell'interiorità umana. Questa guarigione che Gesù ha compiuto comprende la guarigione dell'uomo completo, del suo spirito, anima e corpo. Naturalmente Dio vuol guarire le parti del nostro corpo ammalato, perciò Gesù va sulla croce per guarirmi con il suo sacrificio. Carissimi fratelli e sorelle, qualche volta Dio ci manda una malattia per avvicinarci sempre di più a sé. Monaci antichi dicevano che quando uno si ammala è visitata da Dio, si trova nella grazia speciale di Dio e dovrebbe esserne grato. Oggi è difficile accogliere la malattia come vicinanza di Dio, perché si offrono tante malattie, si offrono tante medicine che ci aiutano
Ma la domanda di Gesù si riferisce alle cose più profondi, non si ferma alle cose fisiche, ma entra nella profondità del cuore umano. Qui nel mio cuore deve risuonare la domanda: vuoi guarire? Lo devo sentire nel mio cuore, la presenza di Gesù in ogni uomo, nella vita di ogni uomo. Garantisce che Gesù farà oggi come ha fatto una volta. Gesù oggi guarisce, tocca, ama, vuol bene.